Apriamo questa sera la 35esima seduta del Consiglio Comunale di lunedì 23 maggio 2022. La seduta è aperta al pubblico. È comunque garantita il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale attraverso la trasmissione in streaming internet della Tenda TV. Gli indirizzi a cui accedere sono quelli della Tenda TV su internet e Facebook. Passo la parola al segretario per l'appello. Diana Mirella, Grande Andrea, Sta arrivando? da Reggian Antonio, Era qui. De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, Sta arrivando De Bastiani, quindi questione di minuti. De Nardi Barbara, Assente giustificata. Dus Marco, Gumiero Maurizio, Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Sta arrivando anche lui. Rosset Mario, Salezze Silvia, Assente. Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto, Paraschin Gianni. È arrivato il consigliere De Bastiani. Okay. Bene, nomino gli scrutatori. Pagotto Alberto, va bene? Varaschin Gianni e Giulio De Antoni, va bene? Grazie. Ciao. Bene, allora se... Vieni. Se prendiamo una sedia qua, magari... Sì. Allora, vieni David Vazzola. Nel pomeriggio di giovedì 5 maggio scorso, in località Perdonanze, ove risiede, dalla stanza di casa in cui stava studiando, il quindicenne David Vazzola, studente dell'Istituto Tecnico Agrario Cerletti di Conegliano, avvertita una folta nube di fumo che raggiungeva immediatamente, prestava provvidenziale soccorso ad un 87enne, non del luogo, riverso a terra e semi-incosciente, nella immediatezza di un grumo di sterpaglie in fase di combustione. Con prontezza di spirito, il giovane metteva prima in salvo l'anziano, trascinandolo lontano dalla zona di pericolo, e subito allertava i soccorsi, chiamando vigili del fuoco e carabinieri. Per questo atto di encomiabile spirito civico, l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto ha ritenuto di esprimergli un vivo ringraziamento, che gli viene formulato pubblicamente qui, questa sera, nell'aula consiliare, dove la città e tutta la cittadinanza di Vittorio Veneto trovano la loro massima rappresentanza civile ed istituzionale. A nome di tutto il Consiglio Comunale, ricevi, Davide, il più vivo e sentito ringraziamento di tutti noi e della città intera. Lascio ora la parola al Sindaco per un breve discorso. Sì, Davide, è proprio bello per noi poter riconoscere quello che hai fatto, avere qua in Consiglio Comunale un giovane, il quale si è comportato perfettamente, sia dal punto di vista tecnico che anche con buono spirito naturalmente un plauso va a te, va anche però vorrei dire anche al corpo insegnante che ha trovato il tempo per addestrarvi, spiegarvi come meglio intervenire, perché a te è capitato oggi, a tutti può capitare in ogni momento di poter aiutare qualcuno. Tu sei stato in grado di farlo nel migliore dei modi e quindi non ci sono soltanto giovani che ci preoccupano un po', ma abbiamo anche degli ottimi esempi che è bene premiare come facciamo questa sera. Complimenti David.
Guarda che il sindaco... Sì, lo spilliamo. Ecco, molto bene. Bene, bravo. Grazie mille, veramente. E questo è un libro sulla storia di Vittorio Veneto. È un po' ponderoso, però abbiamo tante storie. È bene che i Volentieri lo ragazzi leggo. si avvicinino a quello che fummo. Solita guida di Vittorio Veneto, che è il consiglio comunale, ti omaggia. Ecco, Grazie mille, veramente. Non farò sempre. complimenti ancora Davide. Grazie mille. Bravo. Buona serata. Bravo. Bene. Se c'è qualche comunicazione da parte del sindaco o di qualche assessore. Prego, sindaco. La solita tradizionale ormai conta dei positivi Covid. Dall'ultima volta ci siamo trovati, i numeri sono scesi a circa un terzo, da alcuni giorni siamo sotto i 100 positivi, naturalmente praticamente senza sintomi particolari. Sarà il caldo, sarà che il tempo ormai è maturo perché la cosa è endemizzata, non ci faccia più paura, speriamo di continuare così. Prego. Sì, un attimo che schiaccia perché sennò... Sì, buonasera. Volevo sapere se sapeva se aveva avuto informazioni di previsioni di ritorno alla normalità dell'ospedale o se lo... Quello che so è che progressivamente, mano a mano, diminuivano i numeri, l'ospedale sarebbe tornato, che ha già cominciato a riavviare alcuni reparti. Credo che sia ormai imminente il fatto che non diventi più Covid, perché effettivamente di ricoverati appositamente per Covid non ce n'è più già da tempo, quindi la cosa si sta esaurendo. Bene, apriamo ora il Consiglio Comunale con l'ordine del giorno, col primo punto all'ordine del giorno, proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri comunali Paolo Sant'Antonio, gruppo Forza Italia, Berlusconi e Gianni Varaschin, gruppo Toni Miatto, sindaco. Ad oggetto abolizione delle certificazioni verdi Covid-19 a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza avvenuto il 31 marzo 2022. Allora lascio la parola per la illustrazione o lettura al collega consigliere Varaschin. Scusi un attimo. Grazie Presidente e buonasera. Allora, ordine del giorno. Abolizioni delle certificazioni verdi Covid-19 a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza avvenuto il 31 marzo 2022. Premesso che a seguito dell'introduzione dei seguenti decreti, non sto qui ad elencarli, sono ben 7, il Governo della Repubblica Italiana ha istituito e progressivamente esteso l'obbligo delle certificazioni verdi Covid-19 a diversi ambiti della vita sociale, dell'istruzione, del lavoro pubblico e privato, dei servizi pubblici. Che nonostante il 31 marzo scorso sia cessato lo stato di emergenza pandemico,
L'obbligo delle certificazioni verdi Covid-19 è rimasto in vigore fino al 30 aprile per vari ambiti della vita lavorativa e sociale, in palese contraddizione con la fine dello stato di emergenza, e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre per alcuni ambiti. Che in ogni caso la struttura informatico-digitale destinata a gestire la certificazione e denominata Piattaforma Nazionale DGC, gestita dalla SOGEI, di proprietà al 100% del Ministero delle Finanze, resterà in vita per i prossimi 3 anni. Preso atto che a seguito dell'esperienza fino ad oggi vissuta, quale conseguenza dell'uso di detto strumento, debbano essere assolutamente tenuti nella dovuta considerazione i nuclei familiari in difficoltà economica per sostenere il costo dei tamponi, per un costo che si aggira in media attorno ai 15 euro, con un impossibile impatto mensile di 180 euro a persona, in una situazione economica già pesantemente condizionata da 2 anni precedenti, in taluni casi aggravata dalla perdita dello stipendio a causa delle sospensioni applicate ed oggi ulteriormente appesantita da bollette e rincari diffusi. La limitazione per quanto riguarda l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici e agli spazi pubblici, anche per quanto riguarda l'accesso a luoghi di cultura e istruzioni, quali biblioteche, musei, istituti universitari, corsi di formazione, attività culturali e di associazione. L'impatto economico sul tessuto sia produttivo che turistico ricettivo composto dei lavoratori e imprenditori, causato dall'applicazione e estensione del Green Pass. L'isolamento sociale che si abbatte in particolar modo sulle fasce giovani giovanissimi con la limitazione dell'accesso a luoghi e occasioni ricreative, isolando ulteriormente gli adolescenti e aggravando situazioni delicate. Il preoccupante fenomeno dell'abbandono sportivo che pesa sulle famiglie, ma che impatta anche sulle associazioni del territorio, aggravato da regole e modalità di accesso sempre più complesse e in continuo mutamento. Il crescente livello di tensione sociale, di cui si notano manifestazioni sempre più frequenti, che costituisce motivo di preoccupazione per cittadini e amministratori. Valutati l'appello di Amnesty International Italia, che ha sollecitato il governo ad ancorare i propri interventi a principi di legalità, legittimità, necessità, proporzionalità e non discriminazione, e ricorda come debba continuare a garantire che l'intera popolazione possa godere dei suoi diritti fondamentali, come il diritto all'istruzione, al lavoro e alle cure. L'appello di ANPIT, Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, di cui si chiede di abolire il Green Pass, dichiarando che riduce la domanda e non i contagi. L'appello di Confimi Veneto, Confederazione dell'Industria Manufatturiera Italiana e dell'Impresa Privata, che chiede l'abolizione del Green Pass per il bene dell'economia. Questi sono presi da articoli, Venezia post 31 gennaio 2022, l'allarme sul fenomeno dell'abbandono sportivo, anche fino al 40% per gli sport al chiuso, dalla Repubblica, l'allarme sull'aumento del disagio sociale dei giovanissimi, vasto fenomeno che nella sola provincia di Treviso ha colpito oltre 12.000 ragazzi, questo è preso dalla Tribuna. L'emendamento presentato in Commissione Affari Sociali della Camera per l'abrogazione delle disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Il Consiglio Comunale esprime la sua più viva preoccupazione per i problemi che potrebbero ricadere in futuro sul tessuto sociale, sul sistema produttivo e sui cittadini a seguito dell'obbligo di utilizzo della certificazione verde. Chiede al Parlamento di intervenire legislativamente affinché l'utilizzo di tale strumento straordinario ed emergenziale, atto a comprimere diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini, non possa essere ammesso nella situazione di normalità in cui il Paese è tornato a seguito della cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Chiede che l'ordine del giorno venga trasmesso per opportuna conoscenza ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente della Regione Veneto, al Presidente dell'ANCI e alle associazioni di categoria. Paolo Sanantonio, consigliere Forza Italia, e Gianni Varaschin, consigliere lista Tanimiato, sindaco. Grazie. Grazie, consigliere Varaschin. È aperto il dibattito.
C'è qualcuno che si prenota? Nessuno? Bene, allora faccio io un intervento come consigliere di Forza. Allora prego, consigliere Pagotto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Più vicino al microfono, grazie. Questa proposta all'ordine del giorno, a mio avviso, tratta una tematica molto delicata e, se proprio vogliamo dirla tutta, anche scomoda parlarne. Come tutte le cose, se c'è un lato positivo c'è anche un lato negativo. Col senno di poi, forse a livello di governo centrale, si poteva affrontare... Più vicino, consigliere, perché... Grazie, scusi. Niente. Col senno di poi, forse a livello di governo centrale, si poteva affrontare questa pandemia in modo diverso, senza imporre alla popolazione un Green Pass o un Super Green Pass anche per cedere il proprio posto di lavoro? Non sono un virologo, un medico o un tecnico che lavora nel settore della medicina. Non so se l'utilizzo del Green Pass sia stata una pedina fondamentale per rallentare la diffusione del virus. Spero proprio di sì. Ma sicuramente ha creato non pochi disagi tra le famiglie, sia a livello economico che sociale. Non vorrei che il Green Pass, nelle mani sbagliate, possa essere in futuro utilizzato come strumento per limitare la quotidianità di ogni cittadino, anche l'emergenza pandemica terminata. Il nostro Paese, la nostra città, tutti i cittadini devono ritrovare la serenità che c'era prima della pandemia e l'economia deve ripartire il prima possibile. Mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti che la nostra economia stia attraversando un momento non felice, molto delicato e fragile, anche a causa, senza entrare in merito, per quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina. Dunque, secondo me, mantenere in vigore anche una forma di controllo come il Green Pass, che può essere ripristinato in qualsiasi momento, ho forti dubbi che sia la soluzione migliore. Grazie. Grazie, consigliere Pagotto. Consigliere Rosset, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questo oggi, se non odiato, ma certamente contestato, Green Pass, ha origini antiche. Ma chi lo ha inventato? Lo ha inventato la Serenissima Repubblica di Venezia. Per la precisione, lo hanno inventato i medici del Bo di Padova su richiesta dei dogi della Serenissima, i quali nominarono 3 esperti. Sempre la Repubblica nominava 3 esperti per qualsiasi, per le foreste, per i fiumi, per il mare. E in 3 qualcosa veniva fuori sicuramente. E questo qui era stato inventato per combattere le ondate di peste che dal 1347 fino al 1713 devastarono Venezia. Anche allora, come oggi, vennero subito chiusi i luoghi di aggregazione, cioè le chiese e le osterie. Ovviamente non si chiamava Green Pass, ma si chiamava o fedi di sanità o passaporti di sanità, ed erano attestati che Venezia rilasciava per contenere il diffondersi dei contagi, per garantire l'immunità delle persone e per consentire viaggi sicuri, salvaguardando così salute e affari. Venezia viveva di commerci, quindi se bloccavano tutto, Venezia sarebbe già fallita allora. I passaporti di sanità non furono in uso solo a Venezia, i veneziani furono per primi, ma successivamente anche altre città italiane come Napoli, Trieste, Lubiana e anche straniere come Lubiana, Corfù, Amsterdam lo adottarono. Ora il Covid, come allora le epidemie di peste, molte sono le analogie. Le armi impegnate per combatterle consistono principalmente nel distanziamento e la necessità di certificati che attestino le proprie condizioni di salute per poter muoversi. Sono del parere che adottando quei comportamenti suggeriti dalla comunità scientifica internazionale
potremo guardare al futuro in modo positivo e non fantasioso. Grazie. Grazie, consigliere Rosset. Qualche altro intervento? Allora, prego, consigliere. Allora faccio io un intervento come consigliere di Forza Italia. Allora, ringrazio il collega Varaschin per la lettura del testo dell'ordine del giorno, che ora io illustro, soffermandomi sul deliberato al punto numero 2, in cui si chiede al Parlamento di intervenire legislativamente affinché l'utilizzo dello strumento straordinario del Green Pass non sia ammesso in via ordinaria. L'ordine del giorno ricalca quanto approvato dal Consiglio Comunale di Bassano del Grappa, primo comune del Veneto ad affrontare questo problema. Analoga delibera approderà a breve anche nel Consiglio Comunale di Vicenza. Il confronto che ho avuto con i consiglieri proponenti dei 2 comuni iberici mi ha chiarito i problemi che la certificazione potrebbe implicare in futuro per i cittadini di una società democratica e liberale, che si regge su diritti costituzionalmente garantiti. Da qui la decisione, con il collega Varaschin, di presentarlo anche a Vittorio. A chi si è chiesto e si chiede che senso abbia presentare nei consigli comunali una mozione su un argomento di portata nazionale, darò la spiegazione al termine di questa illustrazione. So di affrontare un argomento delicato, che si intreccia con le comprensibili paure, angosce ed ansie che i vittoriesi stanno vivendo da oltre 2 anni. Sgombero quindi il campo dicendo subito che sono vaccinato con le 3 dosi prescritte. Le mie riflessioni esulano dal campo sanitario, nel quale non ho competenza alcuna, e si soffermano solo ed esclusivamente sul piano politico, che è il campo della libera opinione. Che a nulla serva il Green Pass per il contenimento della diffusione del virus è cosa assodata. Lo dicono oggi tutti i più accreditati virologi. Si è trattato di un mezzo per incentivare la vaccinazione di massa, come ha detto senza peli sulla lingua il vulcanico ministro Brunetta, che lo ha definito, cito testualmente, una misura geniale di natura politica ed economica, non certo sanitaria. Con la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, avvenuto il 30 marzo scorso, gli italiani vengano quindi liberati definitivamente dal Green Pass e non si mantenga in vita, nei prossimi 3 anni, la struttura per la sua possibile utilizzazione, come stabilisce il DPCM del 4 marzo scorso, pronto per essere riutilizzato in qualsiasi momento con un altro DPCM, magari per scopi e fini diversi da quelli per cui è nato. Il problema che ora si pone è che l'ambaradan tecnologico messo in piedi e gestito dalla SOGEI, che per chi non lo sa è la Società Generale di Informatica di proprietà al 100% del Ministero delle Finanze e non della Sanità, signori, resterà in vita per i prossimi 3 anni. Per farne cosa? Viene da chiedersi. Non è il caso che qualcuno lo spieghi agli italiani? È accettabile che uno strumento gestito direttamente dal potere politico, atto a rilevare e immagazzinare i dati su dove e a che ora un cittadino va a fare qualcosa, debba essere introdotto per decreto legge, approvato dal Parlamento senza discussione, senza possibilità di emendamenti, senza dibattito, con la pistola del voto di fiducia chiesta dal governo puntata alla tempia dei parlamentari? E senza che si chiarisca e si definisca il perimetro, i limiti e gli ambiti in cui eventualmente esso si possa fare ricorso nei prossimi 3 anni? Chi può dare garanzie oggi su che uso un futuro governo possa fare domani di questo strumento? Siamo consapevoli di dove possa portare la sterminata potenza di questo strumento tecnologico? Qui mi ritornano alla mente le riflessioni che un docente faceva a noi studenti di informatica dell'Università Statale di Milano nei primi anni '80. Stavamo vivendo, diceva il professore,
Una nuova stagione della scienza, splendida e terribile ad un tempo, come quella vissuta da Fermi, Majorana e dai ragazzi di via Panisperma degli anni 30, con lo studio dell'atomo e le applicazioni dell'energia nucleare. Ci ricordava in particolare che, come all'orizzonte dell'atomo potevano starci sia il progresso economico dell'umanità, ma anche Hiroshima, così all'orizzonte della nostra nuova disciplina, l'informatica, potevano starci straordinarie condizioni per l'accesso ai servizi, ma anche invadenti ed inaccettabili forme di controllo sociale e politico, con gestioni premiali verso i cittadini ossequianti e vessazioni sui dissenzienti. I risultati preoccupanti ed inquietanti sono davanti a tutti noi. Basta girarsi intorno, a partire dalla Cina di Xi Jinping, dove l'erogazione dei crediti sociali ai cittadini viene gestita dalle autorità politiche per mezzo della tecnologia digitale, fino alla vergognosa decisione di qualche mese fa del governo canadese di bloccare per via telematica i conti correnti dei cittadini canadesi che avevano manifestato contro il Green Pass. Credo che un segnale in tal senso dal nostro comune sarebbe un fatto importante. Uno dei colleghi di maggioranza qui presenti, dopo aver letto l'ordine del giorno, mi ha inviato questo significativo SMS. Il vaccino è servito e potrebbe servire ancora. Il Green Pass è servito pochino ed ora è superato dalla evoluzione della malattia. Fra i due occorre ora superare il Green Pass perché inutile e rischioso in un sempre possibile futuro orwelliano. Che poi in un consiglio comunale si debba trattare un simile argomento è un fatto alquanto preoccupante. Lo ringrazio per questa osservazione che condivido in pieno. È davvero preoccupante che di queste cose discutano i consigli comunali, o meglio, ne discutano solo i consigli comunali. D'altro canto, è bene che lo facciano, se il Parlamento non lo fa, in quanto la bocca gli viene chiusa dal governo con il voto di fiducia. Anche se gravati da compiti sempre più ingenti e stressati da minori risorse economiche, in virtù del loro storico legame diretto con i cittadini, anche in questa circostanza i comuni possono essere l'unica istituzione idonea a richiamare i livelli superiori di governo della cosa pubblica ai loro doveri verso il Paese e il popolo italiano, come lo sono stati più volte nella storia italiana, a partire da Pontida, nel 1167, quando proprio i comuni, per cortesia, silenzio, dell'Italia settentrionale rivendicarono il loro diritto di presenza attiva nella società italiana di allora, dando inizio alla straordinaria stagione che la storiografia chiama età comunale, con la quale l'Italia si avviò ad uscire dal Medioevo per entrare nella fertile, feconda e produttiva stagione civile e politica delle cosiddette libertà comunali. Grazie. Consigliere Dus, prego. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto devo dire che sottoscrivo tutto quello che ha detto il consigliere Rossette e lo ringrazio perché quando interviene spesso fa un excursus storico su argomenti che francamente non conosco e che non ho mai approfondito, per cui è anche interessante e un piacere, devo dire, ascoltarlo. Quindi non solo condivido i contenuti del suo intervento, ma anche lo ringrazio per appunto il lavoro che c'è stato dietro lo studio, che probabilmente per lui è naturale, per me sono materie che non conosco e quindi interessanti. Venendo un po' al merito della mozione, io condivido con lei, Presidente, che quest'Aula abbia pieno diritto di discutere di tutti gli argomenti che ritiene essere attinenti alla vita dei cittadini vittoriesi, per cui anche questo. Sono anche convinto che può essere uno strumento, quello della mozione, da presentarsi poi
i consiglieri regionali piuttosto che al Parlamento, quindi è una strada che anch'io ho percorso in passato e che vedo in maniera positiva, anche perché noi siamo i rappresentanti delle persone più vicine al territorio, quindi è giusto tentare quantomeno di portare la nostra voce anche nelle sedi più alte, che siano essi consigli regionali, parlamenti italiani, europei. Per cui anche questo punto qui è assolutamente condivisibile, anche se può sembrare da casa una perdita di tempo che il Consiglio rimanga impegnato per 10, 20 minuti, un'ora, quello che serve, a discutere di argomenti nazionali che poca attinenza possono avere con la città. In realtà poi c'è da dire che alle volte questi interventi, se trovano dei canali spinti magari anche da rappresentanti locali, possono avere una voce e magari trasformarsi in qualcosa di concreto a livello nazionale e regionale, per cui condivido questa sua scelta. Quello che assolutamente non condivido è il merito invece della questione, nel senso che credo che il Green Pass sia stato uno strumento molto utile alla lotta contro il Covid, che abbiamo visto anche dalle parole del sindaco che si sta esaurendo fondamentalmente, e quindi qualunque strumento sia messo in campo per salvare delle vite, secondo me è uno strumento utile. Si dice che questo strumento ha il contro del controllo, nel senso che i dati possono essere utilizzati da chiunque ne riesca ad avere accesso. Questo è assolutamente vero, ma vale per qualunque tipo di dato. Dal dato a disposizione dell'azienda sanitaria, dal dato a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, per cui qualunque dato nelle mani sbagliate può creare un problema. Allora dovremmo porci questo problema su qualunque tipo di informazione noi forniamo al comune quando andiamo all'ufficio anagrafe, all'Agenzia delle Entrate, all'UIS quando andiamo a farci delle operazioni. Ecco, siccome non ce li poniamo questi problemi di controllo o di utilizzo del dato negli altri ambienti, io francamente non me lo pongo neanche in questo campo qui. Quindi, ripeto, capisco lo strumento, capisco l'intenzione e l'idea. Faccio presente anche che però siamo a fine maggio, metà maggio, e come abbiamo visto praticamente stiamo uscendo fortunatamente da questo periodo pandemico. Io adesso non so voi quante volte al giorno vi viene chiesto di mostrare il Green Pass, non so dove e come, credo non ci sia più l'obbligo neanche di mostrarlo questo Green Pass, quindi francamente ad oggi lo vedo un non problema. Se mi avesse fatto questa proposta a gennaio, ad esempio, l'avrei ascritta anche lei insieme al suo collega firmatario tra i Novax, tutto qui. Questo non lo diciamo semplicemente perché lei si è vaccinato, è a favore della campagna vaccinale assolutamente, però sta portando avanti comunque una battaglia che lei ritiene legittima, io no, contro uno strumento che, ripeto, è uno strumento. Io sono abbastanza convinto che lo Stato sappia conservare questi dati come conserva tutti gli altri milioni di dati che c'ha. Per cui, francamente, lo vedo un non problema. Una battuta veloce, quello che c'è scritto nell'ordine del giorno è che in questo momento non lo chiedono, ma rimane in vita per 3 anni la piattaforma tecnologica. Per darle qualche informazione di più a livello tecnico, visto che lavoro nel settore, sa che esiste la normativa GDPR per il controllo dei dati personali, che in Europa fortunatamente è molto più restrittiva degli Stati Uniti, tanto per cui alcune aziende statunitensi volevano chiudere le loro filiali in Europa proprio per gestire i dati a loro piacimento. Ecco, questo io non faccio nessun tipo di commento, glielo dico come solamente informazione. Ecco. De Bastiani, prego. Buonasera, faccio anch'io delle considerazioni premettendo che non sono un teorico del complottismo e che comunque ritengo il Green Pass un provvedimento superato
È un provvedimento, tra l'altro, che ha pesato molto sulla libertà di molti cittadini. Questo dobbiamo tenere presente. Ho sentito parlare, e lo cita anche la delibera, di preoccupazioni riguardanti i diritti dei cittadini in riguardo alla macchina di sorveglianza e di controllo che gli stati, parlo in generale, tendono a costruire e a rafforzare. Non penso, questo non riguarda solo il nostro Stato, ma anzi probabilmente riguarda in modo più serio altri tipi di governi. E appunto il discorso è che uso se ne può fare oppure che uso potrà essere fatto da qualcun altro, perché per il momento viene introdotto, però si dice però un domani questi strumenti potrebbero essere utilizzati da persone che non hanno o istituzioni o non saprei come chiamarli, altri organismi che non hanno la stessa buona fede di quelli che adesso istituiscono questo provvedimento. E io ritengo che tutte le forme di controllo dei cittadini, della libertà dei cittadini, dovrebbero essere limitate al massimo. E tra queste va sicuramente inserita anche la sorveglianza attraverso quei mezzi tecnologici che vengono sempre più utilizzati, per esempio le telecamere, che mi sembra recentemente questo stesso Consiglio Comunale ha rafforzato e ha introdotto con un investimento notevole che non si era mai visto negli anni precedenti e neanche non ho mai visto nei comuni limitrofi, mi sembra di oltre 400.000 euro. Non so se qualcuno di voi ha visto la trasmissione di Report su questo argomento, dove citava un'azienda che ha installato le telecamere, ha preso l'appalto delle telecamere per l'aeroporto di Fiumicino, e sembrerebbe che tutti i dati di l'azienda è di origine cinese. Ogni tanto venissero spediti. E tutti i dati, sembrerebbe, adesso non, però insomma l'inchiesta di Report denunciava questo fatto, che tutti i dati venivano trasmessi attraverso una triangolazione e arrivavano in Cina. Vabbè, io non mi stupirei. Qualcuno può dire che vabbè, è anche questa una teoria del complottismo, però io non mi stupirei del contrario, assolutamente non mi stupirei. E queste aziende non sono molto distanti da noi. Quindi colgo un'incongruenza tra questa proposta di delibera e quanto il Consiglio Comunale ha votato recentemente, soprattutto per il fatto che questa è una delibera che, vabbè, sappiamo la fine che farà, non conta niente praticamente. E allora se devo fare delle delibere che non contano niente, preferirei fare una delibera per esempio contro l'aumento del 2% del PIL per gli armamenti, mi sembrerebbe molto più opportuna. E appunto l'incongruenza tra questa delibera che non serve a niente e l'incongruenza invece tra l'atto che il Consiglio Comunale ha deliberato e che ricalca proprio le preoccupazioni e può ricalcare le logiche che sono state denunciate con questa delibera. Grazie. Grazie consigliere De Bastiani. Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie. Lei, Presidente, ha citato
il GDPR sulla privacy. Io ricordo che quando ero in amministrazione c'era il problema del controllo e poi della cancellazione dei dati delle telecamere, lo sappiamo tutti. Allora ci preoccupiamo, lei si preoccupa anche legittimamente assieme ad altri colleghi per l'eventuale futuro potenziale utilizzo di strumenti e dati di cui lo Stato, perché la SOGEI è di fatto lo Stato italiano, è in possesso. Però mi pare ci si preoccupi molto meno dei dati che aziende private, privatissime, anche italiane, lei le conosce bene, hanno. Chi di noi è senza telefonino qui? Alzi la mano. Nessuno, qualcuno che ne ha due addirittura. E siamo controllatissimi. Il Telepass o l'altro strumento che viene, nessuno ce l'ha, controllatissimi. Carte di credito e altri accessori simili, controllatissimi. I 400... Prego? L'investimento di 400.000 euro, l'ho appena citato il collega De Bastiani, in telecamere sulla città, chiaro per la sicurezza, ma anche il Green Pass era fatto per la sicurezza, punto. Allora, l'utilizzo deviato, chiamiamolo così fra virgolette, di strumenti e notizie e dati che lo Stato ha, per l'amor di Dio, ci può sempre essere, dipende da chi governa. Che poi lei, Presidente, di fatto mi paragoni il buon Mario Draghi a Federico Barbarossa, beh insomma, mi pare siamo un po' distanti. Sì, ha citato Pontida, che sono... Se no, il patto di Pontida perché l'hanno fatto? L'ha No, ha citato lei lei. Pontida, non io. Ho L'accordo di citato- Pontida è stato fatto contro il Barbarossa, se non ricordo male. Se non ricordo male. Allora, se Mario, per fortuna non ha né barba né baffi, sì, sicuro, il buon Mario Draghi. Poi, mi pare che stiamo veramente... qualcuno direbbe che abbiamo la sindrome del complottismo. Oddio, che cosa faranno con i nostri dati? Però, ripeto, con tutti i dati che rilasciamo, non solo con quelli del Green Pass, con tutti, perché anche alle aziende private, anche a quelle in cui lavoro io, si rilasciano dati privati. Quando entriamo in banca siamo filmati, giustamente, per questioni di sicurezza. Quando entriamo ai supermercati siamo filmati per questioni di sicurezza. Quando giriamo attorno al quadrilatero, al municipio, giustamente siamo filmati per questioni di sicurezza. Invece se abbiamo il Green Pass, oh no, Dio chissà come useranno questi dati. Perché non ci chiediamo mai queste cose? Ce lo chiediamo solo in questo caso perché per 3 anni la piattaforma rimane. Beh, le piattaforme queste rimarranno non per 3 anni, per chissà quanti anni, decenni. E allora il Consiglio Comunale è bene, è giusto che discuta ovviamente di tutto, ma non perché non ne discute il Parlamento. Benissimo, io confesso che non lo sapevo, l'iniziativa che è stata presa all'inizio del Consiglio Comunale per questo bravissimo giovane che non si è fatto prendere dal panico e il nostro giovane concittadino. Però di altre cose ci dimentichiamo, per esempio, Presidente, ci siamo dimenticati, qualcuno si è dimenticato che 30 anni fa, poco più di un'ora fa, esattamente 30 anni fa, c'è stato l'attentato di Capaci. Credo che questo sì faccia parte della storia. Non mi preoccuperei da qui a 3 anni. Preoccupiamoci che 30 anni fa è successo questo e siamo ancora... E la lotta non è finita. Però di questo ci siamo dimenticati, di diversi morti per causa di mafia, giusto oggi 30 anni. Di questo possiamo fare a meno di parlare. Però del Green Pass no, no, di quello dobbiamo parlarne perché il Parlamento non ne parla. Perché c'è il voto di fiducia? Basta non votarla la fiducia, eh? È già successo? Presidente, basta non votarla? Ma allora se la votano vuol dire che dobbiamo votarla, appunto. Lei sa benissimo, allora, visto che ha citato la Costituzione, che uno è eletto senza vincolo di mandato. Sappiamo cosa vuol dire. In Parlamento uno è eletto senza vincolo di mandato, quindi è libero di votare quel che vuole. Se hanno votato la fiducia o la sfiducia a seconda, vuol dire che quella è la loro convinzione, punto. Ho l'impressione davvero che stiamo, non so se per, non dico stare con il piede in entrambe le staffe, ma stiamo cercando di
utilizzare un argomento che ormai, fra l'altro, come è già stato detto da più di uno, di fatto è anche decaduto, perché a me il Green Pass, che non lo chiedo, non l'hanno chiesto neanche entrando in Consiglio Comunale, che fino all'ultima o la penultima volta l'hanno chiesto, non me l'hanno chiesto mai più da nessuna parte. Perché ci creiamo il problema adesso? Come ha detto il collega Dus, se fosse stato chiesto 3 mesi fa, 6 mesi fa, avrei potuto dire, beh, potrebbe essere un problema. No, il problema era allora, non è oggi. Presidente, non sono assolutamente d'accordo con la richiesta che lei fa di questo ordine del giorno. Grazie. Va bene, grazie consigliere. Consigliere D'Arè. Sì, grazie Presidente. Ma io entro nel merito perché su queste cose ho litigato col mio segretario nazionale e federale, in cui quando in alcuni frangenti aveva una linea ondivaga, non precisamente su questo, ma nel complesso della vaccinazione, del Green Pass e quant'altro, per cui ho espresso il mio disappunto perché si prendono queste linee proprio preventive, poi efficaci, non efficaci, non entro nel merito, non è il mio lavoro, anzi, però io l'ho vissuto girando per l'Europa e il Green Pass veniva chiesto, adesso è stato tolto dappertutto, sia in Francia che in Belgio, tra l'altro anche in Germania, quindi diciamo che il Green Pass viene mantenuto in maniera, penso preventiva, proprio nella eventualità di una ricaduta verso ottobre-novembre, come dicono le fonti, però io credo che questa sia una misura che venga tenuta così, però mi pare che in questo momento sia sospesa. Poi, ripeto, io non entro nel merito, non voterò la sua mozione, mi asterrò proprio per i principi, per i motivi che ho detto prima, sulla riservatezza e sui dati generali siamo tutti controllati dalla banca, dall'autostrada, ci sono le telecamere dappertutto, anche sui parcheggi, e questo mi dà fastidio, anche su posti dove non necessita, però ormai è così. Arriveremo anche, come hanno fatto i cinesi, che ci sarà la telecamera che è facciale, quindi proprio avranno la possibilità di vedere dove andiamo. È la tecnologia. In Europa si stanno spendendo migliaia e migliaia di euro proprio per la digitalizzazione, che è questa cosa qui. Attenzione, è questa cosa qui soprattutto. Possiamo votare contro, possiamo votare a favore. In quest'Aula tutti sono in Parlamento e in maggioranza, purtroppo o per fortuna, potremmo magari chiedere a qualche nostro rappresentante alla Camera e al Senato di verificare se questo principio è un valore preventivo o seppure si può effettivamente togliere, perché in questo momento non ha motivo di esistere. Però è giusto, noi lo facciamo come Consiglio Comunale, ma alla fine il Consiglio Comunale su una legge nazionale ha ben poca efficacia, lo sappiamo tutti come funziona, quindi non sono contro nei principi e nei valori per cui diciamo l'avete proposto, però credo che la sede opportuna da discutere e da far presente sia nel Parlamento o nel Senato italiano, dove questa legge è stata votata, ripeto, non è più efficace, non è in vigore, perché non è in vigore sicuramente in Europa, ripeto, in Europa dove sono passato, quindi cerchiamo magari, sì, può passare, però cerchiamo di farla capire magari ai vari ministri che ognuno di noi ha all'interno di questo governo, e ci rimarrà voti di fiducia o non voti di fiducia fino a fine mandato. Grazie consigliere D'Arè. Consigliere Bagliana, prego. Sì, grazie. Allora, io sinceramente sono un po' perplessa rispetto a questo ordine del giorno, e lo dico, la motivazione è che l'impianto dell'ordine del giorno è molto ideologico secondo il mio punto di vista, e se la volontà era quella di mettere un punto di domanda sull'uso del Green Pass o sull'accesso del Green Pass,
Secondo me l'impianto dell'ordine del giorno doveva essere fatto in modo diverso. Innanzitutto nelle premesse non viene minimamente citata la questione del Covid, cioè da un punto di vista di contagio, di malattia, di epidemia, e questo mi sembra un grave errore, perché se non partiamo dalle premesse con le quali siamo giunti e abbiamo attraversato questo lungo periodo e questa situazione grave, stiamo analizzando una cosa senza avere le premesse effettive su cosa poi si è basata poi l'istituzione del Green Pass. E quindi questo è il primo punto, che secondo me andava focalizzata la questione da un punto di vista della salute e del Covid, insomma, no? La seconda cosa per la quale ho parecchie perplessità è che qui si punta il dito contro l'istituzione del Green Pass, però non suggerendo quali fossero stati possibili altri strumenti da essere usati. Perché è facile parlare col senno di poi, quando tutte le cose sono concluse, quando l'epidemia è ha rallentato la sua corsa, e quindi le analisi post sono facili. Però voglio dire, ci poniamo anche la domanda: quale altro strumento sarebbe stato possibile istituire al fine di in qualche maniera limitare poi quello che sono stati i contagi? Sì, forse l'obbligo vaccinale per tutti, e quindi in quel caso però ci sarebbe stata un'altra rivolta, voglio dire, no? L'imposizione di un obbligo vaccinale per tutti, anche questa non mi sembrava una strada magari corretta nei confronti dei cittadini, e quindi hanno optato questo strumento del Green Pass, che tra l'altro ricordo è stato istituito in tutta Europa. Sì, non siamo l'unico Stato ad aver istituito il Green Pass, quindi è stata una scelta condivisa non solo in Europa ma anche in tanti altri Stati a livello mondiale, no? Ok. Quindi ecco, mi sembra giusto anche ripercorrere la strada che poi ha condotto all'istituzione del Green Pass. Sicuramente il Green Pass ha avuto degli ostacoli, cioè nel senso è stato problematico per alcuni, naturalmente, per alcuni cittadini, soprattutto quel che riguarda il mondo del lavoro, insomma il discorso che appunto tanti non potevano accedere al lavoro se non in possesso del Green Pass. Certo che questo fa a pensare, no? E fa riflettere. Altra cosa, per quanto riguarda la famosa piattaforma che è in essere, la piattaforma nazionale DGC, ecco, su questo a me sembra che questa introduzione di questo punto sposi quelle che sono le tesi complottiste che attualmente vanno di moda, e qua mi giunge anche una forte preoccupazione, perché io ho la sensazione che stiamo tornando indietro. Invece di credere poi nella scienza e nello sviluppo della medicina e le teorie scientifiche dell'avanguardia, ecco che noi continuiamo a puntare il dito su delle situazioni come questa, che paradossalmente qualcuno si sente controllato se persiste questa piattaforma che è stata istituita. Ce ne sono centinaia di piattaforme simili a queste che non sono in uso, però sono là in stand by. Allora togliamola se vi dà fastidio, ma non so che problemi ci siano. Inoltre è una piattaforma gestita dal Ministero, cioè da un ente pubblico. Fosse una piattaforma gestita da privati avrei qualche problema, ma è una piattaforma gestita dallo Stato. Quindi se io non ho fiducia nello Stato, sinceramente non so in chi devo aver fiducia. Vero sì che possiamo correggere delle situazioni, però sinceramente io mi sento tutelata, tra virgolette, rispetto a questa, ad esempio, piattaforma. Poi altra considerazione sul discorso della privacy. Ma io, Presidente, allora lei deve abbandonare il suo telefonino, lo deve lasciare a casa, non deve più usarlo e deve ritirarsi da qualche parte
Perché? Sì, perché cioè lei ha in tasca 24 ore il telefonino e pretende di non essere controllato, quando sappiamo benissimo che tutto passa attraverso questo telefonino, dallo SPID, dalla notifica, quando fai un bonifico, tutto passa attraverso questo cellulare, e questo ormai sono 20 anni che ce l'abbiamo, e mi fa specie che lei, anche uomo che lavora all'interno di una azienda delle telecomunicazioni, si accorga solo adesso di essere controllato. Cioè questo è veramente, non capisco questa... È una vita che vabbè, comunque, ben venga, vabbè. Mi scusi se sono un po' franca stasera, però veramente a me ha suscitato un po' di perplessità questo ma perché, ripeto, nasce secondo me da un concetto sbagliato, da teorie sbagliate di fondo. Detto questo, andando oltre, quando si fa ricorso al discorso dell'impatto a livello economico, vorrei ricordare che sulle questioni economiche ce ne sarebbe da dire, cioè non è sicuramente il Green Pass che ha portato insomma a delle situazioni di crisi economiche e sociali. Diciamo che è stata la pandemia a provocare la crisi economica e sociale, non certo il Green Pass. Detto questo, invito appunto eventualmente il governo ad aumentare le buste paga, no, non il governo direttamente, ma sollecitare eventualmente l'aumento delle buste paghe, che quello sì è veramente una situazione critica per molti che non arrivano a fine mese, per non parlare dei tagli che ci sono sulla sanità e anche sull'istruzione pubblica. Quindi questi sono i problemi che vanno affrontati fin da subito. Altra piccola considerazione che vorrei fare è che sul deliberato lei chiede, cioè l'ordine del giorno chiede al Parlamento di intervenire legislativamente affinché l'utilizzo di tale strumento straordinario e emergenziale, atto a comprimere i diritti costituzionali garantiti ai cittadini, non possa essere ammesso nella situazione di normalità. Allora, io chiederei invece che cioè chiedere al governo di valutare se questo strumento è utile a contenere e a prevenire i contagi, ma tenendo conto soprattutto delle evidenze scientifiche. Quindi alla luce delle evidenze scientifiche chiediamo se sia necessario mantenere questo strumento o se sia più opportuno ricorrere ad altre modalità di prevenzione, meno impattanti dal punto di vista sociale ed economico, ma altrettanto efficaci per evitare la diffusione del contagio e la ripresa della pandemia. Quello che voglio dire è che secondo me, messa così, noi chiediamo l'eliminazione del Green Pass, però senza dare la possibilità, cioè chi siamo noi per decidere che il Green Pass non va più bene? Punto di domanda. Saranno chi l'ha istituito con le dovute motivazioni e con i dovuti supporti dalla comunità scientifica a decidere se questo strumento sia utile o meno. D'altronde mi unisco a quello che è stato detto fino adesso, che mi sembra che questo strumento sia ormai superato, quindi l'ordine del giorno secondo me arriva tardi, ma arriva anche, ripeto, secondo me è parecchio ideologizzato, e di questo me ne dispiace. Grazie consigliere. Consigliere Parrella, prego. Questo qua è un argomento che mi sta a microfono. Questo qua è un argomento che mi sta a cuore perché, essendo una persona con patologie gravi, ho vissuto il Covid in maniera non molto felice, sempre terrorizzato, se lo prendo, cosa mi succede, Poi l'ho anche preso. Quel giorno che mi hanno trovato la positività al Covid, mi è come caduto il mondo addosso, perché ho avuto paura, ma non neanche per me. Ho detto le figlie, la famiglia, quello, quell'altro e st'altro. Ho detto, mi riferisco, come ha detto il consigliere Tonon, quando uno viene in banca a farsi l'assicurazione, gli chiedono in banca, sei politicamente esposto? Sei sposato? Sei in separazione dei beni, in comunione, quanti figli hai, i tuoi figli sono esposti?
praticamente il terzo grado. Quindi vado in aeroporto, sono passato, ormai mi hanno visto. Il problema del Green Pass per me sinceramente non è un problema, perché quando la Pasquetta sono andato fuori con la famiglia a mangiare, me l'hanno chiesto, no, glielo dat, gli avrà a posto. Secondo me, come la vedo io sono ancora di quelli che porterei la mascherina fino a che in televisione non mi dicono 0 contagiati, 0 morti. Tana libera tutti, ma devono dirmelo la comunità scientifica. Abbiamo Brusaferro, Locatelli, tutte queste persone qua. Fin quando loro mi diranno così, allora io toglierò la mascherina. Finché non me lo dicono, io mi attengo a quello che dicono loro. Per me il Green Pass, cioè non ci vedo nessun genere di problema. Nessun genere di problema. Quello che ho visto il problema invece sta nel fatto che tu mi dici non puoi andare a lavorare perché non c'hai il vaccino. Io non sto difendendo i Novax, non li sto difendendo, però se uno non vuole vaccinarsi non lo puoi crocifiggere. È previsto, mi sembra, anche da... Quindi non puoi, allora tu lo mandi a lavorare facendogli il tampone, logicamente non glielo fai pagare, sei negativo, te va a lavorare, sei positivo, te sta a casa. Tutto qua non è complicato. Grazie. Grazie, consigliere Parrella. Vedo che altri si sono prenotati. Consigliere Pagotto, prego. Sì, visto che prima ho già fatto un intervento, volevo precisare che il mio Green Pass dice 3/3, vuol dire che ho fatto 3 vaccinazioni. Le vaccinazioni che ho fatte non le ho fatte perché erano imposte da un Green Pass. È la paura pura mia personale che avevo perché non sapevo com'era il discorso del virus, quanto pericoloso fosse. Infatti ho fatto le 3 vaccinazioni, ma non vuol dire perché uno dice il Green Pass, non sono d'accordo sul Green Pass che è un Novax. No, se non facciamo confusione tra il Novax e il Green Pass, sono 2 cose perfettamente distinte. Io le vaccinazioni le ho fatte tutte e 3. Chi mi chiedeva cosa me ne pensavo delle vaccinazioni, ho detto guarda, è una scelta puramente personale, per non puoi imporre il vaccino. Io nel dubbio l'ho fatto perché avevo paura. Dunque volevo precisare questo, perché già prima abbiamo parlato Novax, no. Io ho fatto 3 vaccinazioni perché sono convinto che era la soluzione migliore, almeno nel mio caso. Grazie. Grazie consigliere Pagotto. Consigliere Varaschin, prego. Grazie Presidente. Beh, faccio la precisazione anch'io ho fatto i 3 vaccini. Scusate. Volevo dire, dal punto di vista della forma, è stato devastante vi dico, per gli esercenti, per i commercianti, per gli artigiani. Richiedere, ma penso a categorie dove hanno una frequenza di pubblico molto alta, richiedere i documenti, perché a un certo punto è successo che qualcuno faceva il furbo e presentava il Green Pass della nonna, della zia, e le discussioni che ne seguivano è stato devastante. Io vi dico, c'è stata gente che ha avuto bisogno di supporto psicologico. Questo voglio dire che era anche la forma sbagliata. Grazie. Grazie, consigliere Varaschin. Consigliere De Bastiani, prego. Aspetta. A questo punto la discussione comincia a appassionarmi perché... Sì, no, infatti, no, effettivamente stiamo facendo dei discorsi che mi piacciono, no? Mi viene in mente che quando Giulio Verne nel 1800 scriveva il viaggio sulla Luna, era considerato o un raccontatore di favole oppure un visionario pazzoide, no? E dopo in realtà si è rilevato quello che lui aveva predetto, per dire che per esempio tutto il filone della fantascienza molto spesso individua prima quali saranno gli avvenimenti futuri e in modo particolare le criticità. Questo per esempio
per esempio per l'uso delle armi, le armi atomiche. Il mondo sulla fantascienza, il problema del controllo totale dei cittadini è uno dei temi più forti e fondamentali e più appassionanti, no? Il grande film Blade Runner, no? Proprio di questo tratta, no? E per cui sì, non mi piace che venga considerato un argomento da complottisti. E anche il discorso del telefonino, sì, tanto siamo già controllati dal telefonino. Però voglio dire, non è che perché prendo una mazzata, tanto ne hai preso una, puoi prendere anche la seconda. Il telefonino è uno strumento obbligatorio che ormai ci hanno imposto. L'altro giorno dovevo fare lo SPID, no? Che è senza telefonino tu non puoi fare lo SPID. E quindi lo SPID sarà obbligatorio per qualsiasi cittadino per fare qualsiasi operazione fra un po' di anni. Sì, vabbè. E quando mi si dice, ma in fondo non è così, insomma, in realtà in fondo cos'è che mi interessa? Mi chiedono il Green Pass, glielo faccio vedere, in fondo non succede niente. Ma adesso dirò una cosa forte. Erano le stesse cose che si diceva quando agli ebrei mettevano la stella gialla, dicevano ma in fondo non fa mica male, no, cioè, cosa succede? Hanno una stella gialla, non succede niente. Ma in fondo, alla fine, in fondo è sempre cioè, l'obiettivo è il pericolo è quello, insomma, è il pericolo che ormai è realtà, insomma. Il controllo totale su tutto quello che i cittadini fanno. Grazie, consigliere De Bastiani. Direi che... consigliere Dus, prego, interessante. Secondo intervento, no, prego. Molto sinteticamente. Quello che sostiene il consigliere De Bastiani è sicuramente vero, cioè che la fantascienza, soprattutto il mondo del fantasy o cinema e letteratura assieme, hanno spesso e continuano a farlo, anticipano i tempi, questo è senz'altro vero. È pur vero anche che storicamente c'è sempre stato il timore da una parte di un certo tipo di popolazione verso il progresso. Allora, quello che può spaventare in realtà è solamente un futuro che avanza. Dal mio punto di vista bisogna sapere un po' valutare le cose di cui temere, e la pandemia è una di queste cose, da quelle di cui saper gestire, e questa è la tecnologia. La tecnologia è uno strumento e va gestito come è la scoperta della rottura dell'atomo nell'atomica. Ecco, questo è il mio punto di vista. Detto questo, trovo interessantissimo e gustosissimo quest'ora che stiamo passando. Mi preme solo sottolineare che abbiamo una variazione di bilancio al punto numero 6 e io vi voglio tanto bene, ma non vorrei stare qua tutta la notte con voi per discutere della variazione di bilancio, che è molto corposa, come ci ha ricordato il vice sindaco dalle pagine del giornale, prima che venisse approvata la delibera. Grazie. Grazie, consigliere Dus. Consigliere Rosset, prego. Grazie, Presidente. Consigliere Dus, io la ringrazio per quello che ha detto prima. Non voglio essere saccente, ma la storia della Serenissima Repubblica mi affascina e cerco di trovare documenti, libri e così. Ho qui, tra l'altro, 2 copie di Green Pass fatte allora dai veneziani. E per dire anche, per allacciarmi a quello che ha detto il consigliere Varaschin, nei passaporti di sanità, oltre al rituale Leone di San Marco a rappresentare Venezia, era ritratta la bilancia della giustizia insieme alla spada, simbolo del potere e della severità delle leggi. Insomma, severi ma giusti. Quindi se qualcuno sgarava e non rispettava quelli che erano
le regole imposte gliela facevano pagare cara ai veneziani. Questo mio secondo intervento sarà anche come mia dichiarazione di voto. Come capogruppo della Lega Nordica Veneta ritengo che questo è il classico voto che prevede la libertà di coscienza e ritengo che i principi che regolano le scelte politiche siano e debbono essere diversi dai principi che stanno alla base di scelte etico-morali. In questo caso si usa dire ognuno voti in coscienza e conoscenza. La comunità scientifica esperta in coronavirus ha sempre sottolineato che l'accelerazione della discesa della curva dei contagi cominciò a essere sensibile con l'implementazione della quarantena. Cioè, quando gli ammalati stavano da una parte e i sani dall'altra, le cose sono incominciate ad andare bene. È evidente che ancora non abbiamo eliminato di tutto la problematica Covid. Abbiamo dei vaccini che hanno durata limitata e guai pensare che questa storia sia risolta e archiviata. Un malinteso messaggio di liberi tutti ci potrebbe costare caro sul piano della pandemia. Tutti noi abbiamo desiderio di normalità e di riduzione graduale delle restrizioni, ma le indicazioni e le decisioni spettano alla comunità scientifica e non certo alla politica. Per me il Green Pass è stato e potrà essere ancora un documento di tutela valido. Il Green Pass veneziano durò 400 anni, quindi era sempre pronto perché arrivavano queste pandemie. Sì, quindi ci preoccupiamo di 3 anni. Il mio voto sarà contrario. Grazie. Grazie, consigliere Rossetta. Consigliere Baliana, prego. Sì, vorrei precisare anche l'intervento che ho fatto prima. No, allora, io ammetto che la questione del Green Pass sia stata una questione importante e sfavorevole per parecchie persone che dovevano recarsi al lavoro e alle volte purtroppo sono stati interrotti i contratti di lavoro per la possibilità di non avere, cioè per la scelta poi di non vaccinarsi e quindi di non avere il Green Pass, no? E lo vediamo tutti i giorni, cioè sono stati interrotti interrotti i contratti di lavoro o arrestati con addirittura il fermo della busta paga, no? Quindi della paga, e immagino che per molte famiglie sia stata veramente difficile affrontare questa questione di non avere un stipendio mensile di entrata, no? Quindi sotto questo punto di vista concordo per quanto riguarda le preoccupazioni. Detto questo, io continuo a ribadire che in quel momento, forse, ma dico forse perché, ripeto, non ho visto almeno non ho sentito o forse non mi sono interessata rispetto se ci fossero altri strumenti da mettere in atto per iniziare un percorso di arresto della pandemia o di contenimento della pandemia. Quindi viene difficile adesso accusare che il Green Pass non sia stato uno strumento efficace rispetto a questa cosa qua. E io dalla lettura che do dell'ordine del giorno mi fa emergere che appunto che c'è proprio una presa di posizione a priori contro questo strumento. Ora, se adesso si tratta di valutare, e ripeto, non spetta secondo me a noi, perché non abbiamo qui con noi degli esperti di medicina o esperti di scienza, c'è da chiedere al Parlamento se questo strumento sia superato e se ci sono altri strumenti
più efficaci rispetto all'eventuale ripresa della pandemia, perché speriamo che non succeda. E i dati che arrivano anche dall'altra parte del mondo, quindi dall'emisfero del sud, sono anche positivi, nel senso che mi sembra che la pandemia sia di minore impatto, però voglio dire, bisogna pensare ad altri strumenti, sì, nel secondo giro arrivo, pensare ad altri strumenti eventualmente diversi rispetto a quelli del Green Pass, però ripeto, secondo me questo lo va fatto dagli organi competenti. Grazie. Grazie. E quindi vota? Era una dichiarazione di voto o no? No. Secondo intervento. Ok, perfetto, scusi. Bene. Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Io faccio la mia subito, dicendo che, per parafrasare un ragionamento del collega De Bastiani, che ha detto che probabilmente questa ordine del giorno sarebbe servito a poco, ma vedo che abbiamo passato un'ora e un quarto a parlare di questo argomento, quindi probabilmente era un argomento interessante. E dico che perché, e riprendendo il discorso della consigliera Bagliana, dicendo che mi ha apostrofato riguardo il fatto che proprio io, che sono un tecnologo, dico proprio io che sono un tecnologo e che lavoro nel mondo delle tecnologie da 30 anni, ho qualche dubbio, insomma, sulla validità di qualche strumento. Detto questo, il mio voto ovviamente è positivo, quindi voto favorevole. Ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Prego, Sindaco. Già che ci sono, dico anche la mia. Beh, voi lo sapete, io sono un medico, ancorché di animali, e quindi ho le mie ferree convinzioni. Nel quarantennio quando ho operato, io non ho fatto cardiochirurgia o neurochirurgia, del resto un po' di tutto, soprattutto ho lavorato contro le malattie infettive. Non nego che i miei pazienti erano abbastanza accondiscendenti, per cui c'è stato anche relativamente facile eliminare una pletora di malattie che oggi non esistono più proprio perché abbiamo usato i metodi forti. Ecco, nel caso nostro non è che si potessero usare metodi forti, tutti i metodi sono serviti, soprattutto il vaccino e l'induzione al vaccino da parte del Green Pass. Quindi il Green Pass in sé poteva già essere tolto anche prima, ormai vedendo gli andamenti della malattia. Capisco tutte le paure che si possono avere con metodi così che raccolgono dati e poi li rendono disponibili per il governo di questi dati, può fare un pochettino paura, però voglio dire, abituato alle maniere forti per ottenere grandi risultati, per me non avrei avuto niente in contrario. Io mi asterrò perché mi pare che anche, come diceva Alessandro, l'inutilità della cosa probabilmente sarà completamente inutile, ecco, quindi mi astengo. Grazie Sindaco. Bene, passiamo in votazione. Allora, per la delibera in oggetto, favorevoli 1, 2, 3, 4, 5. 5 favorevoli. Contrari 1, 2, 3, 4, 5. 5 contrari. Astenuti 1, 2, 3, 4, 5. Bello. Quindi la delibera non passa perché ci sono 5 favorevoli e 5 contrari e 5 astenuti. 15. Astenuti potete un attimo tirare sulla mano gli astenuti. Allora, Sindaco, De Bastiani, Darè, Parrella e Gumiero.
I contrari, per cortesia ancora. Ok, e facciamo la verifica ultima. I favorevoli 1, 2, 3, 4, 5. Bene, allora la delibera non passa con 5 favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti. Grazie, passiamo all'argomento numero 2 dell'ordine del giorno. Mozione, questa è una mozione, presentata dai consiglieri comunali Giulio De Antoni, Barbara De Nardi, Marco Dus e Roberto Tonon ad oggetto. Modifica al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla legge 160/2019, commi 816 e 836. Lascio la parola al consigliere De Antoni per l'illustrazione. Prego, consigliere. Allora, ricordate che nel Consiglio Comunale del 21 aprile era stato presentato dall'amministrazione la delibera con oggetto le modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria di cui la legge 160, eccetera. Durante il dibattito, così approfondendo un po' il tema, mi era sorta l'idea di chiedere che l'estensione della esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, che era riconosciuta con questa delibera a una serie di attività, fosse estesa anche agli edifici di culto, che avessero però un particolare valore artistico e architettonico. Quindi avevo presentato un emendamento alla Presidenza. C'è stato un approfondimento da parte del tavolo della Presidenza e poi alla fine mi è stato detto che l'esenzione dal pagamento di questa tassa era già prevista dal regolamento in essere e che quindi potevo ritirare questo emendamento, cosa che ho fatto. Poi un successivo approfondimento che ho fatto dalle stesse persone e poi l'approfondimento che ho fatto anch'io con gli uffici è risultato che effettivamente con la modifica introdotta nella delibera del 21 aprile non si prevedeva l'estensione di questa esenzione anche ai lavori e quindi soprattutto all'occupazione del suolo pubblico con i ponteggi necessari ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria di questi edifici. Quindi ho pensato di riproporre questa previsione presentando la mozione in cui praticamente chiedo di modificare l'articolo 33,1 lettera bb, punto 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale eccetera, inserendo dopo le parole su monumenti cittadini le seguenti: ed edifici di culto aventi interesse storico ed artistico. Questo in sostanza consentirebbe ad alcuni edifici di culto di particolare valore artistico e architettonico di ottenere l'esenzione dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico per i lavori di risanamento conservativo eccetera che vengono fatti all'interno di questi edifici. Sono edifici che hanno comunque un notevole valore per la città, sono meta anche di visite da parte sia dei cittadini di Vittorio Veneto che da parte dei turisti. Ricordo solo per citare delle chiese, la chiesa di Sant'Andrea, ma anche molte altre sono in questa situazione, quindi mi sembra che la proposta possa trovare accoglienza da parte anche di tutto il Consiglio Comunale, trattandosi appunto di un intervento comunque importante che salvaguarda un bene di carattere, un bene di valore architettonico e storico, ma anche aiuta a, come si può dire, a migliorare l'accesso, a promuovere l'accesso di turisti a Vittorio Veneto e quindi credo che questa possa essere una mozione che possa essere accolta da tutto il Consiglio Comunale. Grazie consigliere De Antoni. Apriamo la discussione. Nessuno? Si prenota?
Va bene, allora passiamo alla votazione. Dichiarazione di voto, scusate, un secondo. Consigliere Rosset, prego. Grazie Presidente. Non far pagare il canone per l'occupazione del suolo pubblico per i lavori necessari alla ristrutturazione di edifici adibiti a culto o allo svolgimento di attività religiose ci trova favorevoli. Quindi il nostro voto è favorevole. Consigliere Baraschin. Grazie. Come avevo detto in commissione, pensavamo, c'è stato un malinteso in pratica in questa sala, pensavamo fosse già inserito e ci trova favorevole anche a noi. Grazie. Ecco, altri interventi, dichiarazione di voto, altrimenti passiamo in votazione. Vado. Allora, per la delibera in oggetto, favorevoli? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è approvata. Votiamo la immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 3, anzi al 4, scusate, no 3, sì 4 a 4. Approvazione della prima variazione alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022 DUP 2022-2024. Lascio la parola al vice sindaco Posocco. Prego, vice sindaco. Grazie Presidente, poi mi dirà anche come procedere, perché con la deliberazione della Giunta Comunale 88 del 5 di maggio è stato approvato lo schema per la prima variazione del piano opere pubbliche, che magari il collega Fasan o il sindaco illustrerà, e poi si è reso necessario variare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Come intendete procedere? Se prima parliamo di opere pubbliche, altrimenti parlo rapidamente della variazione del programma biennale degli acquisti e forniture e servizi. Vado col programma biennale. Allora, nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi sono state effettuate le seguenti modifiche. Allora, è stato variato il quadro economico e durata del servizio della riscossione coattiva, che nella precedente approvazione era di 1 anno, invece l'abbiamo spostata, abbiamo preferito farla in 2 anni per una cifra complessiva di 226.000 euro. Abbiamo variato il quadro economico del servizio di assistenza domiciliare, portandolo al secondo anno e incrementando l'importo totale. L'inserimento nella seconda annualità dell'acquisto dei servizi postali. L'inserimento del servizio di riscossione del canone unico patrimoniale, che adesso è scaduto e va a gara. L'inserimento di servizi tecnici collegati all'operazione di ristrutturazione di Palazzo Piazzoni. L'inserimento dei servizi tecnici collegati alle opere del PNRR, che sono l'ex caserma Gotti e la Valle Appisina. L'inserimento dei servizi tecnici per la riconversione degli spazi dell'ex scuola di infanzia di San Giacomo, e riporto al programma precedente dei servizi tecnici relativi al progetto sottopasso di via Callarga. Adesso magari per il discorso del piano opere pubbliche passo la parola ai colleghi. Lascio la parola al sindaco o... Non si accettano suggerimenti. Presidente, mi scuso, c'è l'ingegner Curti presente, quindi magari è la persona più adatta di tutti. Ingegner Curti, prego.
Buonasera a tutti. Dunque, penso che abbiate avuto modo di leggere le variazioni che sono state apportate al programma e soprattutto all'elenco annuale, che quest'anno è particolarmente corposo. Rispetto a quanto avevamo approvato lo scorso anno, leggo velocemente in ordine, abbiamo spostato al 2023 la realizzazione dell'adeguamento impiantistico del polo museale di Serravalle, di cui abbiamo acquisito il progetto esecutivo. Abbiamo dovuto rivedere i costi, ed è per questo che sono in variazione, degli interventi alla scuola primaria Parravicini e alla Crispi, e questo per i noti incrementi dei prezzi che abbiamo registrato nell'ultimo anno in edilizia. Poi il sottopasso di via Callarga, che era già presente, quindi quest'anno la progettazione e a seguire il prossimo anno la realizzazione. Il primo stralcio della ciclovia dell'Amicizia, di cui abbiamo approvato la settimana scorsa il progetto di fattibilità. Il contratto di quartiere, quindi Palazzo Piazzoni e l'area esterna. Per il Palazzo Piazzoni i lavori sono già stati affidati e inizieranno entro l'estate. Stiamo terminando la validazione del progetto dell'area esterna e quindi anche quello verrà affidato a breve. Abbiamo incrementato leggermente anche i costi del miglioramento sismico della scuola di via San Fermo. Poi ancora, Marco Polo, la scuola Marco Polo era già presente, i lavori sono già affidati, inizieranno a giugno. Erano già presenti dallo scorso anno l'efficientamento dell'illuminazione pubblica e viene confermato. I lavori di asfaltatura delle strade comunali per 300.000 euro viene confermato. E abbiamo portato alla prima annualità gli interventi di riconversione degli spazi dell'ex scuola dell'infanzia di San Giacomo di Veglia per 850.000 euro. Ancora abbiamo sempre nella prima annualità il percorso pedonale lungo la strada provinciale 35, siamo in attesa della seconda tranche di incentivi della provincia. Gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche per 200.000, scusate, magari 800.000 euro. Abbiamo affidato l'incarico di progettazione. Ancora, ma si conferma perché era già presente, il progetto della videosorveglianza. Anche qua abbiamo affidato l'incarico per la progettazione preliminare. Abbiamo messo alla prima annualità i lavori della discarica di Forcal, quelli di competenza del Comune, per 301.000 euro, quindi praticamente l'anello alla base della discarica e soprattutto le opere esterne. Dopodiché abbiamo portato alla prima annualità quota parte delle somme destinate al recupero dell'area dismessa dell'ex caserma Gotti e della valorizzazione della Valla Pisina, in quanto con il decreto di marzo c'è stato lo scorrimento della graduatoria, per cui siamo rientrati anche noi nel finanziamento PNRR, quindi dobbiamo avviare la fase di progettazione. Abbiamo inserito poi ex novo l'adeguamento della scuola Zanette ad uso uffici e la sistemazione degli uffici ex ATM, dove ci è stato chiesto soprattutto dalla provincia di poterne usufruire per il periodo necessario alla realizzazione del nuovo istituto scolastico. Quindi queste sono un po' tutte le modifiche o le conferme che abbiamo fatto al programma triennale. Grazie Ingegner Curti. Possiamo partire con la discussione. Posso? Consigliere De Antoni, prego. Solo al primo chiarimento che volevo chiedere all'ingegner Curti. Nella delibera di giunta
in cui si approva il piano triennale annuale le modifiche al piano annuale triennale delle opere pubbliche, viene detto che dunque, scusi un attimo che... Esatto, sì. Per quanto riguarda gli interventi sia per la caserma Gotti sia per quanto riguarda la Valla Pisina, viene detto nella delibera questo, dunque, di variare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale anticipando alla prima annualità gli interventi di seguito riportati. 2 punti, recupero dell'area dismessa dell'ex caserma Gotti, importo complessivo di 3,5 milioni. Se vado a guardare il piano annuale triennale, trovo che nel primo anno viene riportata solo la cifra di circa 200.000 euro che corrisponde chiaramente alle spese tecniche, mentre è rimasto, cioè, nell'elaborato piano è rimasta la restante quota, diciamo, nell'anno successivo. Diciamo, nella delibera c'era scritto che tutto l'importo veniva messo il primo anno. È un problema questo? Perché la Giunta ha detto una cosa e poi ha approvato un elaborato che è diverso. Qualcosa sarà da cambiare, insomma. No, non il so. problema è l'italiano, che abbiamo sbagliato a scrivere, nel senso che viene anticipato, perché noi con il programma già approvato era tutto nel 2023. Noi abbiamo anticipato ovviamente l'inizio, che è costituito dalla fase di progettazione, anche perché... siamo bravi ma non così bravi da riuscire a far tutto entro quest'anno. È scritto male, si intendeva veramente, mi scusi consigliere, intendavamo veramente dire che si anticipa l'annualità in cui si dà inizio al tutto, ovviamente solo con la progettazione, quindi quest'anno impegniamo solamente i soldi della progettazione, il resto poi va a seguire l'anno prossimo. Siccome abbiamo a che fare al Ministero con persone pignole, da quello che ho capito anche per gli altri interventi, cioè credo che ci sia questa discrepanza che dovrebbe essere messa a posto, insomma, e con questo non so in che termini si possa fare. Prego, però, segretario. Sì, soltanto per precisare che nel programma opere pubbliche per il monitoraggio che facciamo delle opere pubbliche noi carichiamo gli allegati, non tanto la delibera, dove gli allegati viene l'importo è giusto, l'allegato è corretto. Sì. Quindi possiamo essere sicuri che non ci siano problemi. Certamente non dovrebbero capitare, però gli allegati sono corretti. Ok. Altre precisazioni, richieste, domande secche? Niente. Prego, consigliere Dus. Sì, la questione riguardante il recupero dell'area della discarica di Forcal. Sono stati messi 301.000 euro quest'anno, e se si può dettagliare un po' l'operazione, visto che se ne è discusso sui giornali, anche per la questione legata ai privati che richiedono, quindi insomma, se ci sono delle novità in tal senso. Grazie consigliere. Qualcuno vuole rispondere subito o dopo? Sindaco, prego. Provo io. Vado tranquillo perché ho un ingegner Curti qua. I 301.000 erano già in cassa da tempo e servivano e servono per fare la quota parte dell'intervento che era previsto lo facesse il comune, ovvero sia l'anello circum, quello che è, e la raccolta delle acque e portarle giù sul Sora. E quindi quella parte là esula dalle problematiche nuove insorte con la CRP, eccetera, con la proprietà, e quindi quella comunque va fatta dal comune, e intanto cominciamo con quella. Grazie, Sindaco. Iniziamo con la discussione. Prego, prenotazioni. Ecco. Sempre una domanda? Secca? Prego. No, non è proprio secca. No, deve essere una roba... Ma quanto dura? Più di un minuto? No,
Domanda secca, è un po' articolata. Forza, No, dai, avanti. a parte gli scherzi. No, e la domanda, ingegnere, è relativamente all'asilo di San Giacomo, alla scuola materna di San Giacomo. Alla scuola, al recupero, via San Fermo, ok. Allora, magari è un po' approfondita la questione, perché da quello che abbiamo sempre, siccome la questione mi sta parecchio a cuore, l'ho sempre seguita, e dalle affermazioni della Giunta la questione veniva sempre ribaltata che eravamo in ritardo perché il genio civile non rilasciava i pareri e tutta una questione del genere. Siccome io ho fatto un accesso agli atti e ho letto la corrispondenza che c'è stata tra i vostri uffici e il genio civile, mi sembra di capire che non è proprio così la storia, cioè che la colpa è tutta, cioè è riconducibile alle questioni, alle richieste del genio civile, nel senso che vado un po' riassumendo perché non voglio sì, insomma, sì, perché dopo ci sono gli interventi. Sì, no, volevo solo capire dall'ingegnere, visto che mi può aiutare. Il genio civile chiedeva delle cose ben specifiche. Noi abbiamo risposto che in base alle leggi che noi facevamo riferimento non era necessario. Il genio civile ci risponde di nuovo che no, è necessario presentare un progetto esecutivo con determinate caratteristiche. Voglio capire se adesso noi, arrivati a questo punto, cioè rispondiamo con un progetto esecutivo con tutte le caratteristiche chieste dal genio civile. E volevo capire anche perché c'è stata questa discussione, insomma questo mancato, secondo me, intendimento poi con il genio civile. Ecco, grazie se mi può rispondere rispetto a questo. Un'altra domanda dal consigliere De Antoni? No. Ah, ok. Fa già l'intervento. Va bene, allora se possiamo rispondere subito e dopo iniziamo con gli interventi. Dunque, per acquisire i pareri, cioè noi applichiamo il codice dei contratti, il progetto che mandiamo a tutti gli enti si chiama per legge progetto definitivo. Dopodiché ha i contenuti, soprattutto per quanto riguarda la parte sismica, di un progetto esecutivo, perché non può essere diversamente, è solo l'etichetta che ci si mette sopra. Lì purtroppo siamo capitati in due periodi sfortunati. Uno, che abbiamo avviato la pratica in un momento per cui se l'avviavamo 2 mesi dopo si andava in silenzio assenso, ma la nostra si casca prima. 2, che c'è stato proprio il cambio dei funzionari. Ora, le leggi dovrebbero essere sempre le stesse, ma fino a 2 mesi prima non venivano chieste determinate cose, 2 mesi dopo sono state chieste, e per carità legittimo è che la collega le abbia chieste. Il progettista aveva cambiato, ma questo l'avevamo anche discusso, ma probabilmente poi ci sono stati altri problemi tecnici, aveva cambiato tutte quante i cartigli dei progetti perché di fatto i contenuti sono di un esecutivo. Adesso abbiamo incontrato i progettisti 10 giorni fa esattamente, abbiamo analizzato tutte le richieste punto per punto e io oggi sono arrivata in ufficio al pomeriggio perché ho avuto problemi per cui non ho potuto verificare, ma il progettista mi aveva garantito che tra oggi e domani mi consegnava tutto per chiudere definitivamente la partita. Magari se vuole passare in ufficio verifichiamo nei prossimi giorni sicuramente, perché abbiamo finalmente analizzato tutti i punti e quindi mi auguro che non ci siano più fraintendimenti. Purtroppo noi partivamo dall'idea di applicare il codice dei contratti, la collega partiva dall'idea di applicare il testo unico per l'edilizia. Le due cose purtroppo cozzano, perché hanno proprio delle previsioni diverse e sono incompatibili, per cui si è dovuto trovare un attimo un accordo per venirne fuori. Speriamo che queste che ci vengono consegnate questa settimana siano le ultime integrazioni da presentarsi. Grazie. Prego, prenotazioni. Consigliere De Antoni, prego. Io volevo soffermarmi su alcuni punti su alcuni interventi che sono previsti nel piano biennale degli acquisti, in particolare
mi sono soffermato un po', ho approfondito un po' il tema degli interventi su Palazzo Piazzoni. Avevo già accennato al termine di un consiglio comunale al sindaco che questo tema meriterebbe un approfondimento anche, oppure una presentazione anche in consiglio comunale, però guardando la delibera di approvazione del progetto, la delibera di giunta del 18 gennaio di quest'anno, sì, ho guardato quello che è il quadro economico e mi sono un po' impressionato di fronte alle cifre che sono riportate. No? È un intervento che costa 2.700.000 euro. È vero che gran parte della spesa è a carico dello Stato e della Regione, a carico del Comune mi sembra che siano 60.000 euro, salvo sforamenti sulle spese tecniche. No? E però di questi 2.700.000, ben 512.000 sono per questa sperimentazione che consta per 231.000 euro di lavori e per 280.000 euro per consulenza e monitoraggio domotica a favore dell'Enea, questi interventi. Quindi non vanno a nessuno, vanno all'Enea, però vabbè, forse magari capire meglio cosa c'è dietro tutto questo. Io mi chiedo, la Giunta ha approfondito e approvato questi interventi? Io ho sentito che dove sono stati realizzati, qui a Vittorio, non vengono utilizzati. Allora, va bene, tutti i soldi sono stati dati dallo Stato, eccetera, eccetera. Non è che sia il caso di approfondire un attimo, visto che adesso si parte con i lavori, questi aspetti, cioè sono, se ho capito bene, anche questa è una domanda che faccio, questi appartamenti che verranno realizzati sono a favore di anziani o sono a favore anche di tutti, insomma, di persone che avranno bisogno, insomma, di questi interventi? Cioè, effettivamente questo questo aspetto meriterebbe un approfondimento. A me è venuto di farlo adesso perché c'era la delibera di giunta che non avevo visto, ho visto il piano degli interventi, insomma, per l'incarico poi di direzione lavori a questo punto, e quindi mi sono soffermato su questo. C'era l'altro aspetto che ho visto inserito nel piano degli interventi, è quello legato all'ex scuola dell'infanzia di San Giacomo. Avevo letto sulla stampa che in un primo tempo c'era un decreto che dava questi soldi al Comune, il Comune poi c'è stato un ritiro di questo decreto, c'è stato un ricorso al TAR da parte del Comune, e ho provato a chiedere in commissione se era successo qualche cosa. Dico, abbiamo vinto il ricorso al TAR, no, però ci hanno detto, domanda, insomma, abbiamo già la certezza che questi soldi ci verranno dati, perché ho visto che sono stati inseriti nel piano già nel 2022. Poi un'altra, purtroppo anche questo problema del riporto degli interventi degli anni precedenti mi costringe a parlare di nuovo del sottopasso di Via Callarga. Probabilmente nel 2021 non si è potuto fare l'assegnazione, non si è potuto fare la gara per assegnare l'incarico per la progettazione, e quindi adesso viene riportato nel 2022. Ecco, tra l'altro anche questo circa 200.000 euro, adesso la cifra esatta 190.000 euro nel 2022, il resto nel 2023. Ricordo che l'assessore Fasan si è scritto nella sua agenda che i lavori devono terminare entro maggio 2023. In base alla convenzione che c'è con Rete Ferroviaria Italiana. Cioè, com'è che pensiamo, nella convenzione firmata con Rete Ferroviaria Italiana c'è scritto che i lavori del sottopasso di Via Callarga devono essere terminati entro il maggio, a memoria, del 2023. Lo verifichi. E quindi se mettiamo 1.800.000 nel 2023, penso che sia impossibile riuscire a fare per maggio. Allora, a questo punto ritorno su un accenno fatto nella precedente Consiglio Comunale, in cui avevo detto, stante la situazione generale, stante i problemi che abbiamo legati all'acquisto del teatro, su cui tutti siamo d'accordo, perché non pensare di rinegoziare con Rete Ferroviaria Italiana i termini della convenzione, sia nell'ipotesi secondo me migliore, quella di dire non facciamo più l'intervento, nell'ipotesi peggiore comunque, dal mio punto di vista, perlomeno rinegoziare i tempi dell'intervento, e quindi questo ci potrebbe consentire di disporre immediatamente di più di 1.200.000 risorse che abbiamo messo utilizzando gli avanzi di amministrazione per la realizzazione del sottopasso di Via Callarga, rinviare l'intervento al 2024-25, quando avremo, come ha già detto il Sindaco l'altra volta, ci saremo liberati dal pesante orpello del nostro bilancio dato dai derivati, e avremo la possibilità di fare tutti i mutui che vogliamo.
secondo me questo è un aspetto che invito nuovamente, insomma, a ragionare. Ecco, un altro motivo per cui si può parlare con Rete Ferroviaria Italiana è anche quello che è successo dal momento in cui è stata firmata la convenzione ad oggi, l'aumento dei costi, il Covid, va bene, che ha rallentato un po' tutte le iniziative, cioè evidentemente potremmo anche discutere di questa cosa, tenuto conto, torno a dire, che anche Rete Ferroviaria Italiana avrebbe dovuto realizzare degli interventi nella stazione che non ha ancora realizzato. Quindi una mano lava l'altra, cerchiamo di trovare una considerazione, una soluzione. Avevo già scritto nel mio intervento, per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche, una richiesta di capire come mai si rifinanziava l'intervento per la scuola, quella diciamo vicino al Vigneto, adesso che è via San Fermo, si chiama via San Fermo, sì. Ecco, come mai siamo ancora fermi quando ancora 2 anni fa, quando abbiamo parlato di questa cosa, si ricorda il sindaco aveva detto, cioè, in quella scuola non manderei mai mio figlio se avessi un figlio in età di. Sono passati 2 anni, i soldi sono stati messi, non riuscivo a capire, ma adesso ho capito qualcosa perché non avevo fatto l'accesso agli atti, però anch'io mi sono posto il problema come mai dopo 2 anni non siamo ancora riusciti a realizzare quell'intervento. C'erano poi altri 2 punti, diciamo, che volevo velocemente approfondire, ma per capire come mai inseriamo questo intervento di 360.000 euro per l'adeguamento della scuola Zanette, che dovrebbe essere, come sappiamo tutti, utilizzato per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, quando formalmente, da quello che ho chiesto io in commissione, non abbiamo una precisa, un preciso impegno da parte dell'Agenzia delle Entrate di venire, diciamo, a Vittorio Veneto. Ben venga questa ecco, però come mai mettiamo i soldi se non abbiamo ancora la certezza? Sul giornale abbiamo letto che il sindaco di Cornegliano è andato, insomma andrà anche il sindaco di Vittorio Veneto e cercherà di dire quello che. Presidente, non mi richiami sul tempo, perché questo stiamo parlando del piano delle opere pubbliche che richiede, come da ha ragione, tempo doppio. Dai, se no ogni volta mi fa queste cose, mi interrompe ogni volta, no, e io anche questo mi non stanco, no. ecco, per favore, dai. No, ogni volta così. Ma legga il regolamento che ci ha detto anche di studiare, io me lo sono riguardato. Ecco, l'ultimo aspetto era quello, diciamo, avevo visto che era stato dato l'incarico di progettazione per la ristrutturazione degli uffici della palazzina di via Vittorio Emanuele, diciamo, chiamiamole quelle della MOM, no? Non ho capito come mai non siamo riusciti a cedere questo immobile alla MOM. Perché c'è stata una interlocuzione, come dice il sindaco, però alla fine non si è conclusa in una cessione. Mi è sembrato, e ho letto poi sul giornale, che questo non ricordo esattamente i termini, ma la sensazione che ho recepito da quell'articolo era che MOM non avesse fatto un'offerta, il comune non l'avesse fatta propria, e quindi MOM ha deciso di fare una nuova sede per tutti i suoi mezzi da un'altra parte. Questo era. Mi sembrava logico che, stante tutti gli immobili che abbiamo a disposizione a Vittorio Veneto, se si poteva cedere direttamente alla MOM questo immobile, avremmo fatto un grosso affare, insomma. Per ora mi fermo qui. Vabbè. No, siccome le domande sono abbastanza numerose. Per Enea è un retaggio di quello che erano i contratti di quartiere, era un obbligo. Se l'obbligo è l'ultima opera, quella del Palazzo Piazzoni, non eseguita all'epoca, nella stagione dei contratti di quartiere, che aveva nel suo costrutto questo obbligo di accedere ad Enea e ai suoi servigi. Così era fatto. In comune è sempre meglio l'on-off, cioè interruttori a mano, no? Anche ben visibili e robusti. Invece si fa, sì, lo so, però è inderogabile il fatto di dover essere assistiti da Enea. No, ma guardi che tutti i sistemi centralizzati che Enea non erano
non c'è un esperto sopra tutti i giorni, c'è un ricambio di gente, per cui i problemi sono grossi, non è un sistema applicabile a edifici pubblici di uso pubblico, però tant'è, è un obbligo che abbiamo. Circa l'asilo e gli 850.000... Praticamente rispetto al progetto esistente all'epoca, che era fatto con piccole unità per anziani, abbiamo cambiato la filosofia e cerchiamo di far convivere persone anziane, ancorché autosufficienti, con famiglie giovani. Ricreiamo artificialmente un ambiente normale, no, di quello che conoscevamo. Ecco, questo è 9. Erano di più, ma abbiamo voluto mantenere quella bellissima, non so se conosci, sala, il piano rialzato, diciamo, che serviva anche per mostre e può essere un momento di coabitazione appunto fra persone di età diversa. Quella esterna, diciamo, al palazzo. Quella lì si interverrà, ma la sua finalità sarà sempre quella storica che c'è sempre stata. Gli 850 che arrivano e poi spariscono, sì, eravamo stati assegnatari di quegli 850, dopodiché con motivi ritengo poco corretti c'erano stati revocati. Abbiamo quindi assieme tutti i comuni di Treviso, Valdobbiadene, Vittorio e Marino di Piave, tutti e 3 revocati. Abbiamo, siccome le motivazioni erano risibili, abbiamo deciso di ricorrere al TAR. In autotutela il Ministero ha revocato la revoca, però finché non ce la scrive nero su bianco noi continuiamo ad adire al TAR per essere un po' in sicurezza. Ma il fatto è che siamo legati ai tempi di esecuzione del PNRR e chi ci rallenta, intanto teniamo duro di non perderli in prima battuta, no? Sono logiche che gioco forza. Con Ferrovie è dicembre 23, 31 dicembre 23, quindi abbiamo un po', e se ricorda bene quel secondo passaggio là è stato l'unico grimandello che ci ha permesso di tenere aperto via Martello. L'uno con uno non magari si dimentica. No, beh. No, guardi, le cose si sposano anche col PAT, eccetera, è un po'... Noi intendiamo continuare, speriamo di farcela. Dopodiché Zanette, la chiusura della questione con l'Agenzia delle Entrate, noi la dobbiamo fare adesso in una settimana o 2. I lavori vengono dopo, però devono essere fatti entro dicembre, però di importo superiore ai 100.000, per cui bisogna fare i bandi. Siamo strettissimi, non possiamo, tentiamo, so che il mondo si sta muovendo, però noi facciamo la nostra strada e cerchiamo di essere corretti con l'Agenzia delle Entrate come siamo sempre stati con loro e fornirgli una sede adeguata qua da noi. Quindi gioco forza, bisogna giocare, no? MOM, l'intero immobile, molto comodo per la MOM perché è centrale in città, era stato valutato ancora con, mi pare, l'amministrazione d'area, anche con la tua, più di 3 milioni. Perché è tutto edificabile, perché questa è stata la valutazione fatta a 2 riprese. E MOM è disponibile a comprarlo tutto quanto, però a meno di 1 milione. Allora, noi non vogliamo finire in galera, ce lo teniamo. Questo è il coso. Al momento MOM, che naturalmente dialoga con la provincia, no? Chiaramente è socio di maggioranza,
è disponibile a concedere gli uffici che lui non usa, perché praticamente non usa, e che a un'ispezione nostra sono risultati molto belli e anche ben conservati, per appunto questi 3 anni di segreterie delle scuole che vengono riattate. Ecco, questo è. Altri interventi? Consigliere Dus? Siamo nell'ambito politico o tecnico? Politico. Sì, Nell'ambito sono finite le domande tecniche. Nell'ambito no? della discussione. Molto bene. Prego. Ma intanto, innanzitutto mi dispiace non sentire la voce dell'assessore che ci illustra, più tardi ce lo illustrerà magari. No, benissimo. No. Siccome lei è sempre stato un ricco portatore di interventi, niente, notavo la sua assenza. L'altra osservazione che faccio, qui sono stati spostati al primo anno numerosi interventi, evidentemente si è deciso di dare una priorità diversa. Vedo che però ad esempio l'intervento riguardante le piscine rimane lì come annualità. Evidentemente non è prioritario per questa amministrazione. No, ne deduco questo. Diciamo che, vabbè. perché, No, un attimo, finisco dopo. Ad esempio invece è molto più prioritario giustamente l'intervento sulla Vallapisina, o che probabilmente segue un canale di finanziamento per cui bisognava correre. Ecco, e proprio su questo esempio della Vallapisina io temo che si stia commettendo l'errore, ma l'ho detto già altre volte, di riempire i cassetti del comune di bellissimi progetti. Questo qui è un piano molto corposo, dove tutti gli interventi degni di nota, insomma, di rispetto e necessari a questa città. Però quanti di questi riusciremo a portare a casa, realizzare, concretizzarsi? Perché se vediamo poi fattivamente quello fatto, per colpe, come abbiamo detto più volte, di tutti e di nessuno, si fa fatica. Allora, benissimo che studi di progettazione possano agevolare, cioè avere a disposizione un foglio bianco e disegnare, progettare, eccetera, però poi a noi cosa ci rimane in mano? Perché, ripeto, abbiamo tanti soldi che stiamo investendo, sono sulla progettazione, che naturalmente è propedeutica poi alla realizzazione dell'intervento, però francamente io non lo so di tutto ciò quanto si riuscirà a portare a casa. E a differenza di quando c'eravate voi, io non dico che è colpa di questa amministrazione, perché le regole, i bandi, i soldi che ti danno e poi ti revocano e poi ti ridanno, però non posso spenderli. Cioè, questo è il mondo in cui vi trovate ad operare. E non vi faccio una colpa, sto solo dicendo che però vedo che comunque degli interventi trovano comunque una corsia preferenziale, poi però bisognerà vedere se si riesce a realizzarli, altri invece ai quali magari io sono più legato, come quello delle piscine, continuano a essere spostati di anno in anno. E anche il campo da rugby viene spostato, però sul campo da rugby mi si risponderà che non venne più realizzato il campo da padel alla caserma Gotti, come era previsto in quella proposta progettuale che era circolata, perché il parco da padel nel frattempo l'hanno fatto al Marco Polo. Quindi noi, non so se si ricorda il sindaco, nella proposta progettuale dell'architetto Frison c'era all'interno nella caserma Gotti un campo da padel, o forse 2 campi, 3 campi da padel. No, e adesso è stato tolto perché l'hanno fatto no, ho capito. Sì, ma sarà un esempio, sarà qualche tevol, ma quello io leggo. Sì, no, assolutamente. Sto solo dicendo che allora forse il campo da rugby lo verrà realizzato lì e quindi questi soldi qua verranno messi di là, ma non lo so, ma sì, ma si vedrà, ma perché questo è il livello, cioè non ce la facciamo a far tutto, questo sto dicendo, non ce la si fa a far tutto, signori. Anche con la buona volontà, Tanto è vero che nel mentre che noi scriviamo su un foglio forse realizzeremo un campo da padel, il padel è già passato di moda perché l'hanno già fatto e fra 4 anni, quando penseremo di farlo noi, sarà già una moda obsoleta probabilmente.
Gli interventi della MAFI, so che sono stati fatti degli interventi ma non rientrano qui, sono state spese altri 30.000 euro, li vedremo successivamente sul punto successivo. E sul Palazzo Piazzoni, dopo 15 anni io credo che, come dice lei Sindaco, un'interlocuzione anche a Roma o ovunque, cioè voglio dire, le tecnologie si evolvono, sono passati 15 anni dai contratti di quartiere. Probabilmente nel bando di allora c'erano delle prescrizioni ben definite, per carità, che però valevano per 15 anni fa. Ora, se una prescrizione è superata perché c'è una nuova tecnologia, c'è qualcosa di nuovo, io credo che su questa cosa qui si possa trovare un canale di interlocuzione dialogante per far capire che magari quel tipo di tecnologia non ha dato quel tipo di struttura. Perché altrimenti stiamo già dicendo che spendiamo 2 milioni di euro per una struttura che sarà comunque, avrà un utilizzo particolare e non sicuramente molto fruibile, ecco, perché questo succederà e dopo ci troviamo con la struttura perfetta e definita ma chiusa perché nessuno può utilizzarla. Sulla questione della MOM, anche lì secondo me, io non ho ben capito questo discorso, nel senso che secondo me non si doveva spenderli noi questi soldi, ma chiedere alla provincia se voleva spostarli, cioè di metterci lei i soldi. Io la penso così. Basta, per il momento mi fermo qua. Grazie. Vuoi rispondere? Sì, perché... Sì, prego. Sì, c'è tantissima roba, il Covid ha aiutato nel creare questa coda, no? di tante opere, oltretutto finanziati con modalità anche nuove come il PNRR che impegna oltremodo i nostri uffici. Io e noi tutti quanti ci stiamo impegnando per portare a casa tutto, se tutto non ce la facciamo ci perdonerete, ma la volontà, e se lo auguri anche lei che ci riusciamo. Le piscine non è che ce ne siamo dimenticati, anzi è che per le piscine, dovendo intervenire, bisogna intervenire non soltanto per rabberciare qualche angolo o rifare le vetrate, ma renderle più risparmiose nel tempo, ovvero sia bisogna negli impianti intervenire con la cogenerazione, riceveremo con ogni probabilità un po' di soldi da lato con la quale creare dei pozzi di acqua che naturalmente sarà potabile per toglierci quel costo dell'acqua che non è di poco conto, perché dalla fornitura che serve piscine, palazzetto e piste di atletica vengono emunti 102 metri cubi di acqua al giorno di media, quindi è un grosso costo anche quello là, e proprio in questo periodo qua ci stiamo approcciando a un intervento complessivo su quelle piscine là. Non sappiamo se ci costerà 1 milione, 1,5 milioni o quello che costerà, però dobbiamo chiarire bene le tecnologie, sperando sempre che ci sia un qualche fiotto di denaro che arriva dal PNRR. Fino adesso non è arrivato, sembrava ce ne fosse uno, eravamo stati i primi a partecipare, ma ce n'era soltanto uno per federazione e la federazione del nuoto non ha scelto Vittorio. Rugby. Il rugby ha i campi destinati al rugby che sono in aerocampo. Abbiamo detto ai ragazzi e ai dirigenti del rugby: appena saremo in possesso della caserma Gotti, visto che c'è quell'area lungo la strada che ha misure sufficienti per poterci giocare, quando saremo proprietari sarà a vostra disposizione. Ancora proprietari non siamo, Manca poco, da un mese all'altro e ancora non ci siamo arrivati. Speriamo che manchi poco, dopodiché i ragazzi là potranno andarci. Il discorso del padel lungo la cosa non è un progetto quello là, era una prima disamina di cosa potrebbe starci là dentro. Chiaramente che il padel non ci deve stare, perché il padel è una... No, perché quando secondo me, quando ci sono degli investitori privati
che già dotano la città di padel, faranno molto anche a San Giacomo, qua già cosa, è inutile, c'è bisogno di tanto altro, cerchiamo di non intrometterci, ecco, forzatamente in certe dinamiche che fortunatamente si stanno accendendo in città. La Mafil, sì, spenderemo ancora dei soldi per quel tetto che sta finendo di venire giù. Se adesso servono 50, 3 anni fa ne bastavano 20, 10 anni fa ne bastavano 2000, è così. Adesso che è venuto giù ci dobbiamo pensare noi, come tante altre cose. L'Enea è il grande sono dei tecnici che vengono a proporre delle tecnologie che risultano, perlomeno fino adesso, sempre ridondanti, inutili per i nostri, e sono qua a proporci loro le ultime, e noi non possiamo liberarci di Enea. I contratti di quartiere così erano strutturati, e come conferma anche l'ingegner Curti, non è che magari si potesse dire vabbè, facciamo a meno, mettiamo il pero della luce come una volta, no? No, non si può, e quindi dobbiamo tenerci il suo intervento con le tecnologie che verrà a proporci. Ecco. Grazie Sindaco. Consigliere D'Arè. Intervengo su quanto detto dal consigliere Dus. Stiamo parlando di contratti di quartiere che hanno retrodatati da 15 anni abbondanti. Ci sono passati 3 sindaci e probabilmente forse riusciremo a finire, diciamo, questi soldi che sono arrivati da Roma. Giustamente investirli, perché poi alla fine il contratto di quartiere ha portato, ricordiamoci, Palazzo Todesco, pensiamo di quante cose sono state fatte, però per me il problema non è il tempo che ci impiegheremo a definire e definire l'intervento. L'importante in questo momento è accedere ai fondi, perché una volta che hai perso i fondi, poi non è che potrai avere le idee, ma senza le economie. Le economie è chiaro che sono difficili, sappiamo tutti i comuni sono in difficoltà con questo PNRR, con 4 R ormai, per la difficoltà che hanno le amministrazioni e i tecnici comunali per poter accedere e per poter portare a casa, diciamo, queste energie che sono necessarie, ma dobbiamo per forza impegnarci nell'acquisire i fondi. È chiaro che la difficoltà poi nel come collocarli. Se poi andiamo a guardare nella programmazione di una singola amministrazione, ci sono degli interventi che via via vengono cambiati. Allora, quando noi parliamo della caserma Gotti e parliamo anche dell'aerocampo, è chiaro che ci sono magari idee diverse, si sono cambiate le idee, ma sono terreni che sono siti nella città di Vittorio Veneto e che è giusto fare una programmazione, magari se qualcuno ha idee migliori ben vengano, ma se assieme a quelle acquisizioni, cioè ritornare in possesso di quelle aree che sono state dismesse aree demaniali, è giusto fare un qualcosa di importante per la città. Si è deciso che il campo da rugby non è solo il campo da rugby, ci sono tante opportunità in quell'area. Abbiamo un'area DAN che è soffocata dalla zona industriale, la zona industriale è chiaramente soffocata perché non abbiamo più terreni che qualcuno potrebbe investire. Quando il consigliere dice che non è d'accordo sul sottopasso, posso anche capirlo, ma al di là della ferrovia è l'unico spazio che ci permette alla città di Vittorio Veneto di avere un'ulteriore area industriale. Io penso che prima di tutto ci siano i posti di lavoro. Dopo, assieme ai posti di lavoro, arrivano anche le opportunità, possiamo anche discutere di questo. Allora, intanto lo programmiamo, poi ci sono le ferrovie, bisognerà anche andare da qualcuno delle ferrovie, ci siamo sempre andati, andremo lì, consumeremo le ruote del treno, del Frecciarossa, andiamo lì ogni lunedì mattina alle 10:30 siamo presenti in quel di Roma e andremo a trovare quei fondi necessari, ma la programmazione la dobbiamo fare noi.
Grazie, consigliere D'Arè. Consigliere Balliana. Sì, grazie. Allora, innanzitutto, più che una variazione, a me questa sembra quasi un bilancio di previsione, nel senso che abbiamo votato il bilancio di previsione a dicembre e adesso arrivate con questa variazione che mi sembra abbastanza consistente e mi sto chiedendo se effettivamente non stiamo votando le reali intenzioni dell'amministrazione per il 22, no? Cioè quella che abbiamo votato precedentemente non sono state, voglio dire, sono state cambiate, modificate dalle circostanze naturalmente che sono intervenute, però voglio dire adesso segniamo il passo con altre priorità e ci sta anche, per l'amor del cielo, dipende appunto dalle condizioni che subentrano e quindi si fa la variazione. La cosa che però mi lascia un po' perplessa, oltre alle grandi questioni urbanistiche, ai grandi temi, qual è l'ex caserma Gotti, il campo di aviazione e queste situazioni che sono complicate da affrontare con tutte le conseguenze della ricerca dei fondi e come abbiamo detto finora, però quello che mi lascia perplessa è la questione che non riusciamo a chiudere nemmeno le piccole cose, cioè i piccoli progetti da 100.000 euro, i piccoli progetti da 250.000 euro non riusciamo a chiuderli e mi sto chiedendo il perché. Ecco, faccio alcuni esempi e inizio proprio dalla scuola materna di Via San Fermo, ormai da più di 2 anni in discussione, dopo che qualcuno aveva sollecitato quella perizia, quella benedetta perizia, e aveva messo in discussione la staticità sismica della scuola. Ora, dopo 2 anni e mezzo, noi non riusciamo ancora a avere un progetto esecutivo dell'opera e sindaco, faccio anche questa critica, perché ogni volta che chiedevamo informazioni scaricava in parte la colpa su quello che è il rapporto con il genio civile. Secondo me non è proprio così la storia. O bene, ci sono i tempi tecnici, assolutamente, però non è possibile che l'ultima nota del genio civile arrivi il 17 agosto e poi mandiamo un progetto definitivo che non è ancora consone alle richieste del genio civile il 13 febbraio dell'anno successivo, quindi ci mettiamo 7 mesi con un progetto appaltato all'esterno naturalmente, non interno agli uffici, no? Quindi c'è un incaricato, un ingegnere e quindi nemmeno questo progetto va bene, ok? Quindi adesso dobbiamo fare l'integrazione e quindi molto probabilmente neanche quest'estate partiranno i lavori. Bisogna che partino, però c'è da fare poi il bando, no? Ecco, io non so se riusciamo, i bimbi staranno a casa a giugno, quindi i lavori tra luglio e agosto dovrebbero essere fatti. Io ho qualche dubbio, ma comunque se questo fosse vero, ben venga, ecco. Però la questione che volevo far sollevare è appunto che questo impegno sull'asilo di San Giacomo, sulla scuola materna di San Giacomo non è stato fatto. Tra l'altro sulla scuola materna di San Giacomo dobbiamo metterci un po' d'accordo se vogliamo potenziarla o lasciarla un po' alla deriva, perché il problema abbiamo, assessore Fasan, guardo anche lei, abbiamo tagliato gli alberi che forse erano pericolanti, però mi sembra che non abbiamo ancora piantumato nessun tipo di alberatura per quanto riguarda, non so se sbaglio, per quanto riguarda il periodo primaverile, i ragazzi sono all'aperto, là col sol che in testa che si cucina, poretti, quindi voglio dire, cioè o questo asilo che tra l'altro è di proprietà del Cesana, ricordo, facciamo una considerazione, è l'unica scuola, l'unico immobile in cui c'è all'interno una scuola di proprietà di un altro ente, non è di proprietà del comune, quindi anche qua andrebbe fatta una riflessione. Però non è che potete liquidarla con una battuta, perché quando ci sono all'interno dei bambini e dei servizi non è che si possa liquidare con una battuta e senza un impegno ben preciso. Detto questo, un altro piccolo ma significativo progetto era la pista pedonabile di Longhere, quella che collega il supermercato al marciapiede che è stato realizzato del comune di Revine. Anche là stiamo parlando di 3 anni ormai e
per la realizzazione. Il comune di Rivine l'ha fatto e noi non riusciamo a farlo. Adesso sì, era crollato anche il muro, però da un anno, il muro è crollato da più di un anno. Però vorrei sottolineare un'altra cosa: tra l'altro l'erba è cresciuta nel percorso pedonale e quindi anche l'anno scorso durante l'estate non è stata sfalciata solo in ultima, almeno che si vada a sfalciare l'erba se non riusciamo a fare il tratto di pista, insomma, di marciapiede, perché non è una pista ciclabile quella. Però questo per dirvi che nemmeno questi piccoli progetti, queste piccole opere vengono realizzate. Per quanto riguarda il discorso del PEBA, vorrei capire, anche qui sono anni che sono stati stanziati questi 200.000 euro e c'è un incarico di progetto, vorrei capire per realizzare cosa, perché io il PEBA, l'avevamo visto, era distribuito, era organizzato in schede di intervento. Ora vorrei capire che tipo di progettazione si sta attuando. Poi per quanto riguarda gli uffici dell'ATM, ex ATM, anch'io sono d'accordo che cioè, con tutti gli immobili che abbiamo e che non riusciamo a vendere, per una volta che c'era la possibilità di vendere un immobile, penso si potesse in qualche maniera valutare con la MOB di chiedere un po' di più e che ci fosse un'offerta un po' maggiore. Ma voglio dire, Sindaco, ma non è che possiamo tenere tutti gli edifici del comune di Vittorio Veneto, poi comprarne altri come il teatro Benvenga e non pensare a una razionalizzazione, cioè, perché poi sono da mantenere, no? Cioè le spese, no? Le spese degli immobili di mantenimento non sono indifferenti, quindi secondo me a qualche vendita di qualche immobile appetibile dobbiamo qualche meno trovare. Altra considerazione che voglio fare è la questione delle priorità. Allora, per questa amministrazione priorità sono le telecamere, sono i 400.000 euro da investire sulle telecamere rispetto all'investimento delle piscine, perché io ho capito che lei fa un ragionamento, dobbiamo fare una grande cosa alle piscine, dobbiamo fare tutto nuovo, ammodernarle, ci vogliono tanti soldi, ma se mai non partiamo, mai non faremo nulla. Voglio dire, un primo stralcio per l'intervento sulle piscine con i 400.000 euro era fattibile, perché, o poco più insomma, perché il progetto lasciato in eredità dall'amministrazione Tonon del cambio delle vetrate, insomma era su quella cifra, su quella dei vetri, sì? Addirittura inclusa. Ecco, cioè quello era un progetto già predisposto e quindi voglio dire, non è che cioè, si può intervenire per stralci anche nelle opere, nelle grandi fabbricati. Quindi il discorso delle piscine, glielo dico, cioè, secondo me spendere 400.000 euro per le telecamere, dove ci sono ancora in funzione le vecchie telecamere, vabbè, non saranno super moderne, non ti leggeranno il facciale, però insomma penso funzionino ancora, e andare a spendere e non dirottare quei soldi, ripeto, su strutture importanti come quella delle piscine. Non ultimo, il consigliere De Re è uscito dall'aula, ma io vorrei ricordargli che quando presentai una mozione al Consiglio Comunale che si tenne al Museo della Battaglia proprio sul ammodernamento e sull'accessibilità delle piscine da parte dei disabili, lui, mi ricordo benissimo, disse che stavate già provvedendo, che avevate i contatti con il responsabile nazionale della disabilità in acqua della FIN e che si stava cercando di costruire un progetto. Però anche là sono passati parecchi anni, però io non ho visto nulla rispetto a queste dichiarazioni. Mi fermo. Grazie. Consigliere Tonon. No, circa gli alberi di San Giacomo hai perfettamente ragione. Dobbiamo andare a piantare gli alberi. All'inizio non faranno tanta ombra. Guarda che
il MOM ci dà 110.000 euro l'anno circa di affitto. E quindi come fai tu a vendere per 1 milione una cosa che ti rende 110.000 euro l'anno? Non faresti una granché di bella cosa. Dopodiché i 250.000 aveva messo l'amministrazione Tonon più 250 in dismissioni per i 500.000 grosso modo che servivano per i vetri, quindi no. Noi abbiamo trovato 400.000 perché dobbiamo fare anche quelle e in 5 anni ce la facciamo. È una cosa che avevamo messo in conto ancora in campagna elettorale, è una promessa che abbiamo fatto alla città e cerchiamo di portare a casa anche quella. Le piscine, so bene che è impegnativo, so bene che bisogna fare un percorso ben fatto, ben studiato, ben programmato e ben dotato di denaro, ci stiamo lavorando anche là. Circa il PEBA, circa la strada di Revine, circa le modalità per cui è stato ritardato l'intervento sull'asilo, qui abbiamo l'ingegner Curti che tecnicamente può darti delle spiegazioni più tecniche delle mie. Prego. Grazie. In premessa chiedo al vice sindaco se si ricorda che in commissione avevo chiesto se si poteva vedere la corrispondenza, se c'è o non c'è, insomma con l'Agenzia delle Entrate, perché poi in commissione è venuto fuori anche che però non so se ho capito io male, che prenderemo un affitto dall'Agenzia delle Entrate, era per capire quanto e se, perché in commissione non abbiamo avuto risposta e appunto ci è stato detto che sarebbe stata fornita in consiglio comunale. Te le tireremo fuori? No? Scusa, non sapevo che le avevi chieste e che non ti erano state date dopo la tua richiesta. Anche senza se ci può riassumere, perché io ho chiesto se c'era, a fronte dell'impegno in bilancio, se c'era qualcosa di più di un siamo d'accordo. Microfono. L'ultima di oggi è che dobbiamo in settimana chiudere. Scritta? Con l'Agenzia delle Entrate. Sì. Che poi pagherà un affitto. Come mail, sì. E poi sono intervenute altre mail, ma al momento... Sì, no, era per capire. E noi prenderemo un affitto dall'utilizzo della sede. È chiaro. Boh. Non si sa ancora quanto. Noi l'abbiamo quantificato, solo che è soltanto poi l'Agenzia delle Entrate ha fatto richieste specifiche di connettività, di antifuoco per pareti antifuoco, ignifughe, no scusa mi è mancato il termine, ignifughe per i loro depositi documentali, per gli archivi, e certe specifiche. Un certo numero di bagni che oggi sono per bambini bisogna naturalmente cambiarli, adattarli. La sicurezza delle vetrate, quindi hanno fatto una serie di richieste, una serie di cose, per cui noi, per completare l'offerta che all'inizio era nuda e cruda, per completarla dobbiamo avere un'idea ben precisa e speriamo per domani di averla in settimana, poter dar loro una risposta che comprenda anche queste ulteriori spese non preventivate in prima battuta. E a fronte di una quantificazione di questo affitto che andiamo a chiedere e di un cronoprogramma sufficientemente certo, perché voglio garantirsi di avere l'immobile entro la fine dell'anno, noi questa settimana qua dobbiamo produrre dei documenti. Ok, grazie Sindaco. Perché parto da qui? Perché avevo visto, come è stato detto ovviamente dal Vice Sindaco, che c'era la necessità di inserire la cifra bilancio per poter ovviamente procedere, ma per quello che avevamo chiesto in commissione, se c'era, qual era lo stato dell'arte in sostanza, per capire.
Parto da questo perché ovviamente anche quell'immobile, sappiamo, era stata stanziata la somma dall'amministrazione prima, quella di Darè, in cui lei era assessore, erano stati stanziati i fondi, poi i lavori fatti successivamente per la sistemazione sismica proprio di quella scuola. Sì, no, chiaro. Infatti abbiamo fatto il lavoro e per fortuna purtroppo non viene più utilizzata come scuola, vabbè, però insomma speriamo che abbia un utilizzo. Perché parto da questo? Perché ovviamente anche quella scuola ha avuto dei costi per la comunità. Mi riferivo ovviamente alla somma che spenderemo lì, non so se prenderemo l'affitto, per lo spostamento temporaneo della scuola, chiamiamole superiori tanto per capirci, nella sede ex ATM. Perché io l'ho già detto la scorsa volta quando abbiamo parlato del teatro, che le città, fra virgolette, rispetto ai paesi hanno degli oneri che i paesi più piccoli non hanno. Solo che non vorrei che ci accollassimo sempre anche costi che, fra virgolette, ci competono fin là, e mi spiego. Allora, abbiamo in città alcuni servizi bellissimi, essenziali, che servono la città e che servono tutto l'Interland, ma che ha pagato solo la città. Vigili del fuoco, per esempio, abbiamo pagato tutto noi, e non è che il territorio di competenza sia solo il Comune di Vittorio Veneto. Guardia di Finanza abbiamo pagato una parte anche loro, buona parte noi. Utilizzo strutture come piscine, palasport, eccetera. Abbiamo, vabbè, 50 anni fa no, ma adesso le paghiamo noi. Giustamente le pagheremo noi, e non è un utilizzo solo nostro. Cioè non vorrei che, fra virgolette, ci fosse questa insistenza nel fornire servizi extracomunali coi soldi dei cittadini, perché ovviamente lo IAT, sì, ma quello è tutto sommato una spesa, no, dico rispetto alle altre, anche lo IAT paghiamo noi, sì. Teatro, ovviamente, vabbè, sappiamo. Perché dico questo? Perché la provincia anche ha una barca di soldi, ha tanti soldi anche la provincia. Lo ha detto in maniera molto chiara l'ex presidente dell'Anci Veneto, la sindaca Pavanello, che soldi come in questo periodo, ma penso che tutti quelli che hanno amministrato, io non sto dicendo farei cambio con lei, perché anche avere tanti soldi e doverli spendere è un problema, soprattutto per le difficoltà che a volte ci sono a spendere. Ma soldi come in questi ultimi 2 anni, mai nessuna amministrazione nei 30 anni prima ha visto, nessuna. Quindi risorse ce n'è a volontà. Il problema, come ha detto il mio capogruppo, è riuscire anche a spenderli correttamente. Quando prima ha detto, e mi ricordo che fra l'altro non si era potuto né con l'amministrazione Darè né con quella che ho avuto l'onore di presiedere io procedere con i lavori del Piazzoni, perché c'erano dei vincoli di spesa anche molto ferrei, penso che la segretaria possa confermarmelo, cioè non si poteva fare più di tot lavori pubblici rispetto alle spese storiche, eccetera. Quindi Darè, la sua amministrazione non poteva intervenire, la mia neanche, punto. Per fortuna adesso sì. Però, come è stato detto, sono passati almeno 15 anni. Allora, è vero che il contratto di quartiere 2, cioè il bando era di allora, ma la domanda è: noi facciamo questo intervento, come ha detto Darè, noi dobbiamo portare a casa i soldi, sono d'accordo, però facciamo questo intervento. Io lo dico per una piccolissima esperienza che ho avuto ogni tanto frequentando la torre dell'orologio, per dirla in dialetto, da mettersi le mani sui cavei. Cioè se uno sbagliava uscendo a schiacciare il bottone della luce, uno si ritrovava 2 piani sopra al buio senza la possibilità di, per fortuna, ecco, un vantaggio di telefonini che hanno la lucetta, perché sennò si trovava senza e non sapeva come fare a scendere. Si bloccava l'ascensore, il riscaldamento, non so il bruciatorista quante volte si è intervenuto e Scheia Bayon che corre. Allora la domanda è: noi facciamo questo, mi auguro, bell'intervento a Palazzo Piazzoni, ma e poi gli utilizzatori saranno in grado di utilizzare? Il mio timore forte è questo, per cui porta in casa Schei, facciamo un bellissimo intervento
E poi verranno da lei, no, forse da lei no, perché non so se riuscirà a finire, da quello che verrà dopo di lei, ma sindaco, non penserà mia che ho 80 anni, che ho stampei magari, e non so, on, off, le scritte in inglese, mi non capisce mia, ma non è uno scherzo, per quello quando è stato detto prima, forse nelle varie trattative che si fanno con le ferrovie, con tutti, forse anche con l'Enea bisognava farlo in maniera molto seria, perché 15 anni sono passati anche per loro. Cioè la domotica si è evoluta, ma la capacità, la possibilità, la competenza, soprattutto delle persone anziane, è cresciuta? Ho qualche dubbio, francamente. Ho qualche dubbio. Allora non vorrei che facessimo una bella opera che poi restasse chiusa e inutilizzata perché nessuno è in grado di utilizzarla. Sarebbe veramente uno smacco e davvero uno spreco enorme di risorse che sono sprecate anche se non sono soldi, fra virgolette, nostri, cioè delle tasche dei cittadini, anche se in parte lo sono. Cioè che siano soldi che provengono dalle tasche dei cittadini di Vittorio o della provincia di Treviso, o della regione o dell'Italia intera, sono comunque uno spreco di soldi che non si deve fare, ovviamente, mai. Per cui la sollecitazione è anche questo, cerchiamo se possibile di... Finisco con una sottolineatura, riguarda ovviamente i grandi, fra virgolette, progetti, mi riferisco a quelli del già citato PNRR per quanto riguarda sia la Valle Apisina che la caserma Gotti. Anche qui il timore, non mio, ma l'ho letto su diversi commenti sia sulla carta stampata che su altri canali informativi, il timore di tanti amministratori, sì, ci arrivano tanti soldi. Uno, non sappiamo se riusciremo a spenderli. Due, il timore espresso da qualche altro esperto, diciamo così, del settore è che ma siamo sicuri di fare cose che serviranno alla città? Oppure no, intanto portano in casa i skate, fai qualsiasi roba e poi, esempio minimale, è proprio quello del campo di padel. Serviva, non serviva? No, adesso non fa in pila, giustamente, se lo fa già qualcun altro ci mancherebbe, intelligentemente lei sindaco dice se l'ha già fatto un altro perché devo farlo io. Ma se per caso fosse già stato appaltato e tutto? E poi giustamente siamo sicuri che verrà utilizzato dopo? Perché se facciamo strutture e poi, fra l'altro il mio timore è quello, l'utilizzo, la gestione. Lei ha citato, sindaco, i 110.000 euro che la MOM ci paga per ora, più o meno, ogni anno per l'affitto dei locali di via Vittorio Emanuele. Allora, la valutazione immobiliare, lei sa meglio di me che è non solo altalenante, ma rispetto a 15 anni fa, quando i muri, bastava avere muri per essere, fra virgolette, benestanti, oggi i muri sono un costo, ma serio. Nel senso che se non vengono utilizzati o non rendono, sono un dramma per qualcuno. Ricordo che il collega Dus, quando si parlò dell'aumento dell'IMU, lesse una o due mail di persone che non erano assolutamente in grado di disfarsi dell'immobile, erano costrette, che era Vittorio Veneto, costrette a pagare l'IMU, ovviamente. Quindi se non vengono utilizzati sono un problema i muri. Allora, siccome la MOM per adesso ci paga, ma se è vero che si spostano, si fanno la loro sede, quei soldi non li prenderemo più, anche quei muri, come ha detto la collega Bagliana, diventeranno un altro peso, fra virgolette, per il comune. Ora, finché c'è la scuola, 2 anni, 3 anni, non so, va bene, il tempo di fare la scuola nuova. E poi, punto di domanda, cosa ci facciamo? Cosa ci facciamo dopo? Perché sono altri muri che aggiungiamo al patrimonio vittoriese. Ma è patrimonio o è costo? È patrimonio o è costo? Perché sappiamo benissimo poi quanto ci costano gli immobili da mantenere. Quindi una riflessione in merito, anche se la valutazione è chiaramente non, come si dice, spero mi venga perdonata, senza calare le braghe ovviamente, però andare a un accordo, a una negoziazione, perché l'accordo si negozia quando entrambi cedono
qualcosa. Allora, secondo me sarebbe ancora, credo, spero, intelligente verificare la possibilità e la disponibilità, anche perché si fa presto a fare i conti in tasca alla MOM. Se loro hanno la sede fuori del centro, che tempi hanno di percorrenza dalla nuova sede, non so dove sarà, che tempi avranno di percorrenza, è vero che fanno la strada nuova per cui, ma che tempi hanno poi per gli autisti avanti e indietro visto che la sede è qui? Allora mettere insieme una serie di dati per andare a trattare seriamente, anche perché da quel che ho conosciuto io il presidente Colladon era assolutamente persona a modo e disponibile, per cui andare con carte in mano e dire senti, magari troppo poco quello che ci date, non pretendiamo quello che ci piacerebbe avere, però vediamo di trovare un accordo. Sarebbero altri fondi a disposizione per il comune di Vittorio, probabilmente basterebbero giuste per le piscine, fra l'altro, o per qualsiasi altra opera che serve subito, e poi soprattutto fra 3 anni non avremo più il costo, Grazie. E finisco. Il valore, Sindaco, se lei guarda il valore di alcuni immobili che ho visto i cartelloni che sono in vendita, rispetto a quelli che erano 2, 3, 4, 5, 7 anni fa, sono ben diversi. Quindi non c'è un valore, come dire, oggettivo. Non c'è un valore oggettivo nell'immobiliare, come in tante altre cose. Dipende dalla domanda e dall'offerta. In tante scuole che stanno andando ovviamente valgono sempre meno e anche lì secondo me è una trattativa. Dopo, ripeto, non regalarla perché non sarebbe giusto, Venza regala tante robe, però... Nessuno regala e pochi sono stupidi. Voglio dire che di oggettivo però, Roberto, che ne è un affitto corposo, ma se va via, vediamo quando sarà esaurito il periodo. Adesso ci danno 110, quindi tu non puoi anticipare, ecco, quelle scelte. Va bene. Consigliere Del Re? Sì, grazie. Condivido tutto quello che ha detto chi mi ha preceduto, ovvero il consigliere Tonon. Però giustamente i costi, le manutenzioni, che sono poi, rimarranno nel tempo. Però io faccio un discorso generale su quello che sono stati i contratti di quartiere allora. Abbiamo messo a posto Palazzo Todesco, abbiamo messo a posto la Torre dell'Orologio, sappiamo tutti come erano presi quegli immobili, abbiamo messo a posto l'ex distretto sanitario con parecchi milioni di euro, di lire portati anche quando io ero in regione. Quindi tutto il quartiere di Serravalle è stato arricchito e abbellito grazie a questi interventi di soldi esterni che sono arrivati da vari enti, ma che hanno dato la possibilità di risollevare un quartiere che è straordinario, ma non lo era quando siamo partiti. Io mi ricordo quando la polemica, quando noi abbiamo acquistato il distretto sanitario dalla provincia, che allora c'era il presidente della provincia tale Luca Zaia, e abbiamo avuto le critiche perché abbiamo portato a casa un cadavere. Sì, ma era un cadavere che era all'interno della nostra città, come è un cadavere all'interno della nostra città la caserma Gotti. È chiaro che poi ci saranno costi di manutenzione, però è all'interno della nostra comunità. Quindi pensare di poter ristrutturare, comunque metterci mano a un qualcosa di... Tra l'altro è a 500 metri dal centro, sono d'accordo con lei, cosa ne faremo? Ma alla fine mettiamo a posto anche Palazzo Piazzoni, cioè, e andiamo a finire un'opera su un quartiere che è diventato decisamente appetibile, è un punto di ritrovo, dovremo, ripeto, e lo torno a dire, Sindaco, Seremi a strada, al sabato a domenica. Perché? Perché vogliamo che chi non è di Vittorio Veneto e anche gli stessi vittoriesi possano usufruire di quel pezzo di, come diceva Cevese, un pezzo di Venezia impiantato in terraferma. Allora,
Tutte queste cose che noi stiamo facendo, questi interventi che stiamo facendo, sono interventi che non vanno a questa amministrazione, ma si protraggono per le amministrazioni future, come è sempre stato fatto d'altra parte. Perché io ho passato la mano, poi sei arrivato tu, prima c'era Scottà, è arrivato lui, arriverà qualcun altro, ma bisogna pensare, diciamo, per il bene e in positivo, perché se pensiamo a cosa, ai costi e alle manutenzioni, allora ci fermiamo subito, andiamo a casa, però la città deve anche avere un progetto a lungo termine che non deve fermarsi ai 5 anni di amministrazione, perché in 5 anni di amministrazione si fanno le documentazioni, forse nella seconda si fanno le opere, nella terza si inaugurano. Io ho inaugurato opere che non erano certamente mie, quindi condivido tutte le sue preoccupazioni, che sono anche le nostre, ma sono beni che sono all'interno della nostra città che devono essere per forza valorizzati. Grazie. Prego. Che io mi ricordo quando è stata messa a posto, ed era la vostra amministrazione mi pare, e non tutti erano d'accordo, però è un bene della città, alla fine qualcuno cioè è un valore, è chiaro che ha dei costi, è chiaro, allora la vendiamo? Allora, sulla sede dell'ATM, allora intanto non si può vendere perché ci sono soldi della Regione Veneto, punto. Sì? Certo. Bene, consigliere De Bastiani. Sì, prego. Grazie. Beh, mi fa sorridere un po' quando il consigliere Darè parla di progetti a lungo termine, perché è proprio quello che mi sembra che manchi in città, i progetti a lungo termine. Abbiamo la spesa più importante e più impegnativa, sono 3 milioni e mezzo delle caserme Gotti. Io devo ancora capire che intenzioni avete voi di cosa fare della caserma Gotti. Io non l'ho capito, qualcuno me lo chiede e non glielo so spiegare, forse sarà il caso che voi lo spiegate alla città, perché effettivamente non si sa, non si capisce. Su Villa Croce, un piccolo appunto, il problema non è Villa Croce, il problema è il funzionamento di Villa Croce, che merita una riflessione che non è mai stata fatta, perché le cose bisogna capire come farle funzionare. Delle cose che abbiamo detto, stiamo parlando in questo punto dell'ordine del giorno, mi colpiscono più quelle che mancano che piuttosto di quelle che ci sono, di cui appunto i miei colleghi precedentemente hanno parlato. Per esempio non vedo la voce biblioteca civica, che mi sembra una emergenza in campo, e non la vedo non per quest'anno, ma non per tutto il triennio. Quindi questo mi fa supporre che non ci sia nessuna idea o volontà di agire sulla biblioteca civica. Non ho citato Villa Papadopoli perché lì ho capito che l'obiettivo è che si consumi da sola, si autodemolisca. Il progetto è quello, perché in vendita non è messa in vendita, lavori non ce ne sono previsti, quindi l'obiettivo chiaro è l'autodistruzione della Villa Papadopoli. Come per esempio non trovo citato la scuola Umberto Cosmo, che è qui in centro, non la trovo citata nei progetti di lavoro dei prossimi 3 anni, e non la trovo neanche nel piano alienazioni.
Quindi anche quello è un buco che è uno dei buchi neri, come lo è il museo archeologico. Ve lo ricordate? La prima uscita che abbiamo fatto da consiglieri comunali sulle varie emergenze della città fu proprio al museo archeologico, e avevamo iniziato a discutere, a pensare che collocazione, che risoluzione, che soluzioni trovare per quell'istituto là. E sparito dall'orizzonte. Mi fermo solo citando un altro caso che mi colpisce per la sua assenza. Troviamo il percorso pedonale protetto della statale 35, che, come si diceva, non sono 3 anni, ma sono 8 anni che lo troviamo nel piano dei programmi triennali. Però, e mi rivolgo ai colleghi consiglieri, non abbiamo mai trovato il percorso pedonale protetto di via Isonzo, che forse è un'altra emergenza vittoriese. Non è Vittoria. Cioè, voglio dire, ci fosse anche fra qualcosina sul triennale, ultimo anno del triennio, magari, ecco, per esempio, questa è un'emergenza che sicuramente la città deve tenere presente. Grazie, consigliere De Bastiani. C'è qualche altra prenotazione? Non vedo nulla, quindi passiamo a questo punto alle dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto, prego. Dichiarazioni di voto non ce ne stanno. Prego, consigliere De Bastiani. Al volo, sì, dichiaro il mio voto contrario, e per quanto è stato discusso prima per 1 ora e mezza, cioè sulla privacy e sui problemi dei controlli e della libertà dei cittadini, mi aspetto che chi ha votato a favore alla prima mozione voti contro al progetto di videosorveglianza, il vigile digitale per 400.000 euro. Credo che sia una doverosa coerenza. È all'interno di questo? È all'interno? Sì, è all'interno, è qua. È qua, 400.000 euro. È bello anche il titolo, il vigile digitale. Abbiamo invitato... No, ma io dico solo per coerenza con quanto è stato detto prima e per 1 ora e mezza di discussione. Altra dichiarazione di voto? Prego. Sì, voteremo anche noi, no, non so se anche noi voteremo contrariamente contro questo programma triennale. Naturalmente siamo a favore che questi interventi vengano fatti. Come abbiamo detto, però, ci sono interventi che riteniamo debbano essere a priorità 1 ed altri invece che possono essere anche evitati di essere fatti, e abbiamo cercato di spiegarlo. Non è la prima volta che votiamo contro, e francamente a me non piace votare contro il piano di opere pubbliche, perché sono delle opere che comunque hanno una necessità di essere fatte perché la città ne ha bisogno. Quindi quando si fanno interventi sulle scuole vanno sempre bene ed è giusto che abbiano la priorità 1. E quando leggiamo degli interventi sui sottopassi nel deserto, che crediamo
che crediamo non debbano essere fatti. Oppure quando quegli interventi là stanno a significare che è una prima pedina per poi espandersi aree, no? Abbiamo sentito l'area DAN deve essere spostata di qua, di là, cioè pianificazioni che sono già in corso, no? Di cui noi francamente non abbiamo conoscenza perché giustamente siamo dall'altra parte della barricata, e però francamente non ne condividiamo il metodo. Io non condivido il metodo, facciamo questo perché poi pian pianino vedrete cosa salterà fuori. Spiegatelo quali sono le vostre intenzioni. Fateci capire come volete disegnare la città. Quindi il voto sarà contrario. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione. Allora, per la delibera in oggetto, favorevoli? 1, 2, 3, 4. Sindaco, vota favorevole o 1, 2, 3, quanti sono? 10 favorevoli, contrari, 5, astenuti 0. La delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 5, astenuti 0. L'immediata eseguibilità della delibera, favorevoli? Sempre 10, contrari? 5 sempre e astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 5, bilancio di previsione 2022-2024, terza variazione con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2021. Chiedo al vice sindaco Posocco di illustrare la delibera. Grazie. Grazie Presidente. Allora, nella terza variazione con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione, quindi stiamo parlando della parte destinata agli investimenti, 1.308.000, proponiamo una variazione abbastanza importante che abbiamo ampiamente discusso in commissione, e poi ho visto che sono anche susseguite delle comunicazioni con i consiglieri, con i componenti della commissione consigliare riguardo delle domande che alcuni componenti avevano fatto all'ufficio economato. Qui con me c'è la dottoressa Alvassore, e a cui sono state date delle risposte. Allora, io vi illustro i punti principali di questa variazione, poi siamo qui e la discuteremo, ma magari entreremo insieme nei dettagli. Per quel che riguarda le entrate correnti, le maggiori entrate che ci hanno poi permesso di andare in variazione sono un incremento del recupero dei gettiti arretrati IMU per circa 400.000 euro, e questi sono gran parte dovuti all'IMU degli alloggi dei militari. Abbiamo un incremento della vendita dell'energia elettrica dall'impianto fotovoltaico situato in zona industriale di San Giacomo di Veglia per 50.000 euro, e abbiamo dei proventi diversi del servizio asporto rifiuti per la stazione da Travaso per euro 121.500. Oltre a altre, poi ne analizziamo, ma queste sono le più importanti. Come spese correnti, dove andiamo a incidere? Innanzitutto andiamo a pagare l'incremento della spesa della fornitura calore immobili per 253.000 euro. Questo è il maggior costo derivato dall'aumento del costo delle materie prime, quindi di gas e gasolio. Come battuta al consigliere Darè, mettiamo anche i soldi per Serrar-Serraval qua dentro, quindi li trova in incremento contributivale in ambito economico per 18.000 euro. Ecco. E in spesa corrente applichiamo l'avanzo vincolato in parte corrente derivanti dai contributi ancora del Covid-19 per 240.000 euro, di cui 210.000 andremo a fare un bando per la gestione degli impianti sportivi comunali e 30.000 verranno dati alle cooperative e consorzi di garanzia, i COFIDI.
In parte capitale, come entrate abbiamo 3 contributi da segnalare: contributo per il miglioramento energetico sia della Crispi che della Paravicini e un contributo statale per la manutenzione straordinaria e la viabilità di 125.000 euro. Come uscita andiamo appunto a intervenire su strade cittadine per 125.000 euro con questo contributo statale. Questi gran parte verranno utilizzati per la messa in sicurezza della viabilità in via Forlanini per l'ospedale. Abbiamo interventi di valorizzazione sulla viabilità storica per 85.000 euro. Abbiamo parlato del maggiore incremento dell'intervento per la scuola dell'infanzia di San Giacomo per 35.000, per la Zanette per l'Agenzia delle Entrate 360.000, i 185.000 per la sistemazione della sede ATM. In questa variazione ci sono spese per manutenzione immobili vari per 50.000 euro, questi verranno spesi per la sistemazione del tetto della Mafil, e su impianti sportivi per 60.000 euro. Qui dobbiamo intervenire sempre alle piscine per alcuni interventi di manutenzione. Spese, poi abbiamo delle spese di lavori e intervento vari in ambito di viabilità per 140.000 euro. Ecco, io avrei detto le variazioni principali, poi sono a disposizione per tutte le domande. Io e la dottoressa Alvassore siamo qui a disposizione. Grazie. Bene, se c'è qualche domanda subito. Nessuna domanda. Apriamo il dibattito. Chi si prenota? Consigliere Bagliana. No, io volevo solo chiedere un'informazione rispetto al risparmio per l'illuminazione pubblica che è in atto. E, voglio vedere i criteri con cui io ho visto che sono state chiuse le luci alternate, una sì, una no praticamente, però in alcune vie sono state proprio spente completamente. Quindi mi chiedevo appunto che criterio è stato seguito, se gentilmente me lo potete spiegare, e penso che l'alternanza di un lampione sì, uno no, possa andare bene, sì, dove c'è, però le altre solo da un punto di vista tecnico non è possibile. Allora chiedo, perché ci sono alcuni tratti di vie spente, mi risulta. Gentilmente se... Grazie. Consigliere De Antoni, domanda o intervento? Allora magari rispondiamo se tecnicamente è possibile gestire i lampioni uno a uno oppure la domotica, vero? Il controllo punto punto si chiama, ma non saprei risponderti con precisione, nel senso che in base alla tipologia delle strade è stato scelto di fare uno sì, uno no, salvo un controllo ex post per vedere che non fosse spento proprio quello del crocevia, eccetera. Per i monumenti abbiamo deciso, ma sono 15.000 watt tutte le notti, quindi fa per 10 ore e viene fuori a Sky. In qualche strada dove la strada assumeva le caratteristiche di case sparse, ecco, e proprio l'altra sera volevo controllare perché richiesto da cittadini, ho fatto un giro, tornavo da Ponte di Piave e ne ho visto un sacco di strade, solo che magari uno è abituato a avere la luce, dopo magari lo trova molto strano e lo capisco, però dove certe strade assumono caratteristiche proprio di case sparse, una ogni 200 metri, una a destra e una a sinistra, magari là, dopo il fatto di poter riaccenderne uno o due, bisogna vedere com'è la stesura dei cavi, perché non è detto che ci sia il controllo palo per palo, anzi di massima
Sì, ma 109 sono i circuiti stradali, in più tra i 20 e i 30 di altro tipo, quindi ci è voluto anche molto tempo, no? E poi io non ho controllato, sono passati dappertutto. Bene. Consigliere De Antoni vuole... Prego. Sì, l'assessore al bilancio è andato via un po' veloce nell'illustrare i vari punti di questa variazione che, leggendo sul giornale, si parlava di 3 milioni di euro, no, di variazione. Cioè, in effetti è dovuto andare via veloce perché alcuni di questi interventi, per una certa cifra, sono interventi che erano già previsti, diciamo, nel bilancio precedente e sono stati adesso riportati praticamente a nuovo, no? Allora, in pratica, con questa variazione sono stati, diciamo, svincolati, se così si può dire, circa 1.400.000 euro, 1.178.000 per interventi in opere pubbliche e 251.000 euro per spese correnti, di cui di questi 250, 210 sono i fondi, 240.000 sono i fondi Covid. Quindi gli interventi più grossi sono quelli che sono stati riportati esaminati, diciamo, nei punti precedenti quando abbiamo parlato del piano delle opere pubbliche, però ecco, qual è una prima osservazione che viene da fare? Cioè, anche in questo caso interventi già programmati, già finanziati nel corso del precedente anno non sono stati portati ad appalto e quindi vengono riportati nel 2022. E qui, diciamo, tanto per ricordare quali sono gli interventi, ci sono i 400.000 euro della videosorveglianza di cui abbiamo parlato prima, i 250.000 euro per la via della Vallata, 200.000 euro per interventi vari sulla viabilità. Cioè anche qui continuiamo a finanziare opere sulla viabilità, ma poi non riusciamo a spenderli, no? E ne abbiamo parlato quando abbiamo esaminato il conto consuntivo, parlando dell'altissima cassa che aveva a disposizione il Comune, che è raddoppiata nel giro di 2 anni, vi ricordate 9 milioni di euro di fondo cassa, proprio perché per gran parte sono risorse che erano già state, iniziative che erano già state finanziate, non si sono realizzate e quindi le riportiamo in qualche modo a nuovo. Su alcuni aspetti ero già intervenuto in sede di discussione del piano delle opere pubbliche. Mi restava da capire il discorso c'è un intervento, una previsione di spesa per incarichi tecnici di 80.000 euro e mi è stato detto in commissione che sono relativi una parte alla progettazione della scuola di Savassa. Vorrei capire meglio di che cosa si tratta. Grazie consigliere. Ci sono altre prenotazioni? Prego, consigliere Pagotto. Sì, immobile ex Mafil. Volevo approfittare del Consiglio Comunale per assicurare i residenti di una parte del quartiere di Santi Pietro e Paolo e nello specifico di via Leardo Leardi e le varie laterali, che in questa variazione di bilancio ci sono anche i 50.000 euro necessari per poter effettuare i lavori di ripristino del tetto dell'immobile ex Mafil, utilizzato tuttora come magazzino comunale. Immobile comunale che sicuramente negli anni precedenti di questa amministrazione non ha ricevuto la manutenzione necessaria. È dal 28 febbraio che una parte della strada è occupata da una lunga recinzione usata per la messa in sicurezza dell'immobile. La situazione a certe ore del giorno è insostenibile perché con la chiusura della strada in via della Bersana, causa lavori e realizzo della nuova rotonda, fondamentale per la nostra viabilità e fortemente voluta da questa amministrazione, le auto che vanno e vengono per la zona industriale di San Giacomo di Veglia, una parte di esse si riversano in via Leardo Leardi e con un tratto di strada occupata dalle recinzioni diventa pericoloso transitare, specialmente in bicicletta che a piedi. Chiedo ai residenti di pazientare ancora un po'
e mi auguro che in tempi brevi, nel giro di un mese, la situazione ritorni alla normalità, mettendo in sicurezza definitivamente l'immobile e poter rimuovere la recinzione. Volevo raccomandare a chi amministrerà in futuro la nostra città, indipendentemente dal colore politico, di effettuare gli interventi di manutenzione necessari su questo immobile comunale, visto che si trova situato in una zona residenziale e non è giusto che il cittadino ne paghi i disagi. Poi volevo rispondere anche al consigliere Dus. Sì, perché prima ha detto ancora soldi, già spesi 30.000 euro. Allora, volevo ricordarle una cosa che ho letto su una testata giornalistica online, che lei, il giornale ha riportato lunedì 30 marzo 2020. Vittorio Veneto, crolla una parte di tetto della ex Mafil, torna ad infuriare la polemica tra PD e amministrazione. Lo so che questo è un immobile che purtroppo tutti noi ce lo troviamo sempre, indipendentemente da quale sia l'amministrazione, ce lo troviamo sempre nel groppone, ma purtroppo è nostro. Allora, non l'ho acquistato io, non ero in quell'amministrazione e ormai è nostro, dunque è inutile fare le polemiche. Bon. Crolla un ulteriore pezzo del tetto della Mafil. Eppure nella crisi dovuta al coronavirus torna a infuriare la polemica politica. Accende il cerino il capogruppo PD Marco Dus con un post sul proprio profilo Facebook del titolo Favole. Leggiamo del programma di mandato della Giunta Miato, scrive Dus, della ricerca di una valorizzazione dell'ex Mafil, al momento adottata ad uso come magazzino associazioni vittoriesi e come magazzino comunale. L'immobile dovrà diventare un'opportunità di sviluppo e di ricchezza. La realtà è che la scorsa settimana è crollato il tetto dell'edificio comprato dalla giunta leghista anni fa per una cifra astronomica. Amen, il cittadino normale, le dico io, non interessa minimamente chi l'ha acquistato. Il cittadino che non fa politica non interessa minimamente, anzi, vuole che venga messo a posto e sia in sicurezza. A rispondere nei commenti in prima persona lo stesso sindaco Antonio Miato. Caro Marco, credo che sia l'ora di invitarti a contenere queste due continue esternazioni. Anche per il momento particolare che stiamo tutti vivendo. No, non è leggere il post. Il cittadino che casa deve capire, dobbiamo dare la giusta informazione. In ogni caso, tutti, ma proprio tutti, e Vittorio, hanno avuto modo di apprezzare le qualità indiscutibili della passata amministrazione, per cui cerca di apprezzare, a tua volta, la mitezza della presente amministrazione che evita accuratamente di infierire, sottolinea Miato. Quel tratto di tetto che è venuto giù era già rotto ed esposto alla pioggia, anche se microlato da una decina d'anni. Dunque va bene, era già da prima, non serviva infierire. Conclude, tu dai invece la colpa a questa amministrazione. Il tetto da 10 anni è rilasciato qua, poi saranno 10 o 7 non lo so. Tu dai invece la colpa a tutta questa amministrazione senza preoccuparti del fatto che nulla avete fatto, nemmeno voi, nei 5 anni della vostra appena terminata, per metterci almeno un telo sopra. Allora, faccio semplicemente per dire che quando si parla specialmente di questo immobile che è in una zona che è un caos totale se viene messo solo una recinzione, io dico che quando si amministra bisogna fare o amministrazione, si fa politica. Un immobile non si può lasciarlo lì perché l'ha acquistato una conduzione leghista. Hanno comprato un immobile, non conta niente, meglio che segna che crolle, così tutti vedono. No, bisogna metterlo in sicurezza se serve. Allora dobbiamo fare anche amministrazione, non solo politica, perché in 3 anni di mandato ho capito anch'io qual è la differenza amministrare e politica. E questa è pura politica e basta. Grazie. Grazie consigliere Pagotto. Altri interventi? Consigliere Dus, che replica. Sono stato chiamato in causa. La mia pagina Facebook è stata portata agli onori della cronaca di questo consiglio comunale. Accidenti. Sì, è in alienazione la Mafil?
No, voglio dire, non è che stiamo valorizzando un immobile, lo stiamo vendendo questo immobile. Siccome sta crollando sull'area pubblica, giustamente avete messo una recinzione, state cercando di tenerlo su e fate il minimo indispensabile. Ma non è che ci stiamo cervellando su capire, lo stiamo cercando di eliminarcelo perché è stato un errore del passato che ci portiamo dietro. Ma ripeto, lo stiamo vendendo, speriamo di regalarlo a qualcuno, purtroppo è andata male un'operazione che si sperava potesse essere risolutiva della cosa, ma leviamocelo dalle scatole e la finiamo là. Questo sto dicendo. Adesso questo intervento di 20 minuti, benissimo che lei abbia portato all'attenzione di questo Consiglio Comunale, abbiamo, non so, 6 milioni di euro, quanti milioni? 3 milioni di euro di variazione, cioè, vabbè, abbiamo speso i soldi sulla Mafil, benissimo, andiamo avanti però. Io non ho nessun problema con la Mafil, non avrei voluto che fosse un problema neanche per i cittadini vittoriesi. State cercando di mettere una pezza, benissimo, il tetto, non so se avete messo il telo è stato messo su questo tetto? Ah, neanche voi? Ah, boh, perfetto. Benissimo. Allora benissimo, va bene, grazie. Bene. Sì, prego. Prego tutti di considerare che un'altra cosa, il giorno che dovessimo venderlo dovremmo spendere tutti quei soldi per farci i magazzini comunali perché saremmo senza. Bene. Consigliere non? Sì, parto dall'affermazione del sindaco, perché è quello che ovviamente ogni amministratore pensa. In realtà, a parte l'aumento degli ultimi 6 mesi, diciamo anno, dei costi edilizi, sarebbe costato molto meno di quello. Un magazzino fatto bene comunale. Lei prima parlava parto proprio dalla Mafil perché sembra quasi che la Mafil sia il problema. Qui dietro c'è una scuola che è chiusa da 20 anni circa perché stava crollando, l'ha ancora là per fortuna, non è crollata. Manutenzione zero, nessuno, neanche la mia amministrazione ha fatto manutenzione là, nessuno, anche perché cosa manuteniamo, anzi noi avevamo cercato di perseguire un progetto, fosse stato il PNRR ai nostri anni sarebbe già fatta, ma ognuno vive il proprio tempo, nessuno ha fatto nulla lì, nessuno, anche perché se un immobile si tenta di venderlo, ci metto il minimo indispensabile, punto. Chiaramente se un tetto crolla bisogna intervenire, ovviamente. Lei prima, Sindaco, parlava dei 110.000 euro che noi prendiamo circa da MOM. Allora, la politica, non avendo aumentato le tasse durante l'amministrazione che ho presieduto, ricordo che l'unica tassa che ho messo è quella che un mio amico leghista chiama la tassa dei foresti, cioè la tassa di soggiorno, perché notoriamente non la pagano i vittoriesi. Noi abbiamo cercato di razionalizzare per quanto possibile le spese, aumentando dove era possibile gli affitti e tagliandoli dove si poteva tagliarli. Ricordo che si pagava 80.000 euro, se non ricordo male, del magazzino di Via Carso, e noi l'abbiamo tolto, utilizzando ovviamente parte della Mafil, ovviamente. Abbiamo visto che non servivano, anzi mi pare che gli uffici abbondino, abbiamo affittato anche qua il Rione, come si chiama? Rione 66, grazie, Rione 66 all'ULS che ci paga l'affitto. Abbiamo, fra virgolette, per cercare abbiamo rinunciato ad alcune spese, visto che se ne parlava prima col collega Darè. Per esempio la torre dell'orologio proprio, c'era, se ricordate, gli uffici commercio, 2 o 3 dipendenti per tutta quella palazzina lì, costo circa 20.000 euro l'anno. Abbiamo fatto un accordo con un'associazione di musica, gli Amici della Musica, insomma, tanto lo sanno tutti, costo per il comune zero. Costo per il comune zero. Cioè il pensiero, per rispondere al collega Darè, non è quello, io penso al mio pezzettino per cui 5 anni e poi, sì, gli investimenti sono alla lunga, ma il consolidamento della spesa corrente è nefasto per le casse comunali, il sindaco lo sa bene, quindi dove si può si taglia, non i servizi, ma se ci sono alcuni
utilizzi che non servono si tagliano, e se qualche entrata può essere sfruttata, ben venga. In questo senso, dicevo, sindaco, sì, li prendiamo i 110, ma quando non ci sono più resta un costo, appunto, resta un costo. E allora, siccome a me hanno insegnato che i soldi pubblici si amministrano meglio di quelli privati, il pensiero è quello: sì, se io ho un immobile che oggi mi rende bene, ma devo cominciare a pensare quando forse, anzi in questo caso presumibilmente, non renderà più nulla, perché la MOM ha già detto in sostanza che va via se non compra, e quindi devo cominciare a pensare. Quindi il pensiero, collega Perotto, non è la mafia 50.000 più 30 spesi, e tutti gli altri immobili? E tutti gli altri immobili? Lei ha presente i cartelloni che li ha visti di sicuro, quelli che sono fuori sulle alienazioni? Sono anni che in diversi di quelli nessuno di noi, a partire dal sottoscritto, ma neanche i colleghi prima, ha messo una lira. Metto da dire per fortuna, perché sarebbero stati buttati via. Non è stata messa un centesimo di euro, perché sono, ahimè, immobili. Ma il municipio... Collega, non mi faccia questi discorsi. La sede istituzionale è una sede istituzionale, e che mancheria altro. Una scuola che non si usa più da 30 anni non sarà mica la stessa roba. Non sarà mica la stessa roba. Chiaramente è un trattamento diverso. Ovviamente, ma credo sia assolutamente inutile dirlo. Sì, ma è per quello che io ho detto. Allora, siccome sono esattamente d'accordo con lei, per quello ho detto: se abbiamo un'occasione di vendere, anche se non è esattamente il prezzo, il ricavato che vorremmo, si tratta, perché non è una cosa facilmente fungibile un immobile, tanto più fra l'altro, è vero che è in centro, però ha una conformazione, è fatto apposta per l'ATM o MOM che sia. Non è facilissimo modificarne l'uso se non con investimenti, e oggi gli investimenti costano ben di più di ieri. L'aumento, abbiamo visto anche solo, è del 17,5% l'aumento del costo per la scuola, per la scuola di San Fermo, 10, 15, 20%, l'abbiamo visto, ma non è colpa di nessuno, così è. Per cui, siccome gli investimenti costano di più, se abbiamo un immobile che è fatto, che ha una certa destinazione, insomma, cerchiamo di fare in modo che il soggetto che lo gestisce e che è interessato a quell'immobile, non dico servirlo su un piatto d'argento, però idem la mafia pareva andasse, non è andata. È chiaro che a un certo punto, finché il tetto non crolla, no, ma se crolla, bisogna, non solo per questioni di sicurezza, ma anche per una mantenimento del valore di un immobile, ovviamente. Perché? Ma perché lo stiamo utilizzando? Vorrei vedere quale amministratore a FAIS mette soldi sulla scuola. Voglio vedere chi alzerebbe la mano. Penso nessuno. Prego? No, sì, vabbè, neanche. Appunto, ma per quello dico, si investe negli immobili che si utilizzano, che possono avere un utilizzo. Gli altri, se quel che si può vendere, poi sappiamo benissimo che non è facile. Alcuni immobili sono stati messi in alienazione, sono stati venduti, altri, dico purtroppo, sarei a regalarli se potesse, se qualcuno se li tenesse, ma non so se gli uffici ci lascerebbero l'amministrazione regalare immobili pur che se li tengano, anche perché qualcuno poi deve firmare, ovviamente. Ahimè, non si può, però restano un peso e basta per il comune. Detto questo, le dico la verità, vice sindaco, io sono rimasto sorpreso quando ho letto circa 3-4 settimane fa sul Gazzettino manovra da 3 milioni di euro, ma non per il sottoscritto, perché ho detto, forse i consiglieri di maggioranza lo sanno già, però prima ancora che venga convocato il Consiglio Comunale, 2 settimane prima, 3, che venga convocato il Consiglio Comunale, trovarsi la manovra spiattellata sul Gazzettino, diciamo così, non è stato bellissimo secondo me da un punto di vista. Sì, ho capito. Ho capito, no, ho detto non è stato elegantissimo, appunto, tutto qua. Io sono solito dire che in talune cose anche la forma è sostanza. Capita a tutti di scivolare, anche al sottoscritto. Grazie, consigliere.
Adesso mi sembra che l'assessore abbia... No, un secondo solo. Roberto, la tua enunciazione di principi non... La tua enunciazione di principi non fa una piega, però ogni cosa va fatta con granus salis al momento giusto. Non è che perché il principio per cui cerco di recuperare recuperabile perché un domani sia da farsi domani, si fa quando è il momento giusto. Perché ne è delle logiche commerciali, voglio dire. Un'altra parte non riavete in via. Sì. Bene. Seguo. Tu? Consigliere Rasera, prego. No, consigliere Tonon, mi scusi, lei continua a parlare di IMU, di aumenti, eccetera. Io qua ho una delibera del Consiglio Comunale del 27 febbraio 19 e recita questo: aliquota e detrazioni IMU e TASI per gli anni 2019, 2020 e 2021, che voi avete votato. Allora, richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 24 del 4 febbraio 19, con la quale è stata approvata la proposta del Consiglio Comunale riguardante le aliquote IMU e TASI per gli anni 2019, 2020 e 2021. Avevate previsto anche voi di aumentare l'IMU? O no? Non l'avete fatto perché avete perso le elezioni, ma non perché... Fermo, dopo... Un attimo, dopo. Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili l'equilibrio di bilancio di previsione 2019, 2020 e 2021 per l'esercizio 2019 può essere garantito, confermato le attuali aliquote IMU e TASI, mentre per quello degli esercizi 2020 e 2021 può essere garantito confermando le aliquote TASI e aumentando con decorrenza il 1 gennaio 2020 l'aliquota base IMU per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale dal 7,6 all'8,8 per 1000. Allora, votazione favorevoli: Carnelò, Scostra, Criscuoli, Darcier, Domini, Fiorin, Tocchet, Dus e Tonon. Contrari 0, assenti Botteon, Fasan e Posocco. Quindi si delibera di dare atto alle premesse che costituiscono parte. Ok, andiamo avanti. È stato deliberato che comunque anche voi avreste aumentato l'IMU per gli anni successivi. Quindi non facciamo sempre questo mega scandalo dell'aliquota IMU che è stata aumentata. Cioè, non richiamiamolo ogni volta, anche voi l'avreste fatto. Mi sbaglio? Sì? Grazie. Replica, consigliere Tonon. Sì, grazie. Ma, siccome l'avevo già fatto una volta confrontandomi col vice sindaco, francamente speravo fosse finita questa pantomima, collega. No, pensavo fosse finita. Nel senso che siccome anche lui più volte mi ha detto, scusi lei, vice sindaco, ma anche voi avevate... Sì, io ho riconosciuto nella delibera, c'era per gli anni successivi. La domanda è stata, quale cittadino con la precedente amministrazione si è trovato o dal commercialista o dal CAF autonomamente aumentata l'aliquota e quindi l'importo che doveva pagare rispetto all'anno prima? Quanti? Nessuno ha pagato €1 di più. Io stasera, guardi, consigliere, non ho fatto nessuna polemica sull'IMU. Ho solo detto che l'unica tassa che noi avevamo messo e applicato era quella. Punto. È vero o no? Lei, quando ero sindaco io, scusi, ha pagato di più o di IMU o no? Quando ero sindaco io, ha pagato di più o no? Ma non faccia... Scusi un attimo, no. Guardi, è profondamente scorretto. Io le ho fatto una domanda. Quando ero sindaco io, lei ha pagato di più IMU o no? No, punto. Scusate un attimo, dai, moderiamo un po' i toni. Lo scorretto è lei, è lei. Adesso, scusate un attimo, moderiamo un po' i toni. Per stemperare il clima do la parola all'assessore Fasan. Prego. Silenzio. Consigliere Tonon. Allora,
Consigliere Tonon e consigliere Rasera, calmi. Prego, consigliere, assessore, prego. Silenzio in aula. Silenzio in aula, dai. Se posso dire, sono costernato, consigliere Tonon. Qui ognuno dice quello che crede di dire urbanamente, a voce tranquilla, e ognuno pensa come vuole. Però se ben ricordo di quello che diceva Rasera, voi avevate aumentato ed è stato Renzi che vi ha bloccato. Scusi un attimo, assessore, andiamo sugli... Scusate, io dico quello che so. E poi sugli argomenti è stato Renzi che ha bloccato l'aumento delle tasse. Vabbè, chiuso. Andiamo sugli argomenti. Sì, un attimo. Siccome ero capogruppo io, questo è personale. 1-1. Dai, sugli argomenti, no, non sull'aumento. Perché finora il sindaco mi ha tenuto in panchina, per il finale mi ha rispolverato. Grazie sindaco. Finora siamo ancora 0-0. Vabbè. Allora, la scuola di Savassa, rispondo. La scuola di Savassa insieme alle frane, alle 12 frane che sono nell'area UNESCO e un progetto di riscaldamento per ottimizzare il consumo energetico del municipio e degli uffici sono stati inseriti nell'ultimo bando PNRR. Cosa si farà a Savassa? È un immobile abbandonato da 40 anni, che ha vissuto sede di un'associazione con l'ingegnere De Poli per 20 anni e adesso è lì e che ha bisogno di manutenzione. Quello che ne faremo dopo lo concorderemo con le associazioni del territorio e con la futura amministrazione, ma noi abbiamo l'obbligo di sistemare gli immobili comunali, solo quello, non è una cosa. Poi rispondo a Pagotto. A Pagotto rispondo che via Leardi l'intervento sulla Mafil verrà fatto adesso dopo questa variazione di bilancio perché avevamo bisogno di soldi e prima non è stato possibile intervenire. Quanto prima faremo l'intervento sulla Mafil e libereremo via Leardi, ma è una cosa che senza i soldi non si fa niente. Poi Tonon, sempre Tonon, ma quello che il modo di pensare del consigliere Tonon proprio è al di là del mio modo di pensare, per carità, ognuno... Sì. Lui dice che le precedenti amministrazioni erano vincolate dal patto di stabilità, ma il patto di stabilità è finito nel 2016 e i soldi, i piazzoni, non è vero? Mi corregga dopo per favore, perché io non mi arrabbio se mi corregge, mi arrabbio solo se grida. Allora, nel 2016 è finito il patto di stabilità e i soldi erano lì da 15 anni. La prima cosa che ho fatto quando sono arrivato a fare l'assessore con l'amministrazione Miato, sono andato in regione a vedere se erano ancora là. E adesso li abbiamo inseriti nel piano opere pubbliche. Ecco. Poi lei dice che, mi viene da pensare quando lei dice che i soldi vanno oculati, che non bisogna spendere, bisogna guardare. Però c'è un altro modo di fare, lei dice che le spese vanno centellinate, bisogna stare attenti a quello che si fa, però c'è un altro modo di pensare, andare in cerca di soldi dove sono. Le faccio un esempio. I soldi dell'Enel, che anche lei ha usufruito, anche se era, si ricorda, il milione che le è arrivato per implementare le spese, le entrate correnti. Era 1 milione di euro che qualcuno della precedente amministrazione aveva preso insieme a altri 5 milioni e complessivamente abbiamo portato a casa 7 milioni andando in cerca dove erano e dove erano dovuti. È chiaro che se poi chiudi i magazzini comunali risparmi 70.000, chiudi dall'altra parte e risparmi gli altri 50.000, ma non vai mai in cerca di soldi.
avrai una decrescita felice. Decrescita però. Va bene, grazie. Grazie consigliere, do la parola al consigliere Tornon per fatto Grazie personale. per fatto personale. Allora, lei evidentemente ignora profondamente cosa abbiamo fatto durante l'amministrazione che ho presieduto io, per quanto riguarda i finanziamenti che abbiamo avuto. Evidentemente li ignora, però non mi addosso la colpa di questo sicuramente, perché lei è ignorante. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda l'IMU, a quant'è l'IMU adesso? Punto di domanda. Quant'è l'IMU adesso, la percentuale? 10? E lì era 8,8. Bon, e adesso appunto. No, infatti voi avete sempre aumentato di più e ripeto, noi non l'abbiamo messa, volta. Noi non l'abbiamo. Quando amministravo io, nessuno ha pagato un centesimo in più di IMU, punto. Nessuno ha ancora. Ma veramente, cioè, sono anche stufo. Cioè, dopo, francamente, consigliere Rasera, senta, lei dica quello che vuole, pensi quello che vuole. Ho chiesto a quale cittadino ha pagato di più quando c'era l'amministrazione che ho presieduto io. Nessuno, punto. Dobbiamo ancora... Dopo il microfono, dopo. Prego, consigliere Tornon. No, è questione di correttezza. O si è corretti o no, punto. Come no? E poi aggiungo un'altra cosa a quello che ha detto l'assessore Fasan. Non mi pare che quando è arrivata la nuova amministrazione si sia trovata senza finanziamenti, anzi lo ha riconosciuto più di una volta anche il vice sindaco, hanno ovviamente, come abbiamo fatto noi precedentemente, usufruito delle azioni che erano state messe in campo, per esempio per il recupero dell'IMU, eccetera, come fanno tutte le amministrazioni. Io non ho mai detto, cioè è solo lei che viene a dire ma voi avete utilizzato e non avete fatto niente. Io non ho mai detto all'amministrazione precedente voi non avete fatto niente, avete fatto quello che ritenevate giusto fare. Poi lei dalla sua, ovviamente, siccome scende dall'alto, si ritiene al più bravo, con i suoi 100.000 bigliettini post-it gialli pieni di opere, però le opere finora quali abbiamo visto? Quali opere abbiamo visto? Punto di domanda. Quali opere abbiamo visto? Le piscine le ha fatte? No. Le piscine? Il Palasport l'ha messo a posto? No. Quante scuole ha messo a posto? Noi 5 da un punto di vista sismico, però no, forse lei non se n'è neanche accorto perché probabilmente è distratto. Consigliere. È distratto dai laghetti blu. Allora, se vuoi replicare un attimo sul fatto dell'IMU e dopo la chiudiamo qua, per quanto riguarda... a posto. Allora, avanti con altre prenotazioni che non vedo. Sì, consigliere Dus, prego. Allora, quando eravamo in maggioranza ci prendevamo le colpe delle scelte che facevamo. È correttissimo perché uno ha oneri, onori e si prende la responsabilità delle scelte che fa. Ora, trovo paradossale che si stia facendo un processo alle intenzioni su delle scelte che non abbiamo fatto, ma neanche che possiamo fare, perché non governiamo noi. D'accordo? Quindi lei sta dicendo che noi, se avessimo vinto, avremmo messo l'aumento dell'IMU, ma lei non lo può sapere, neanch'io posso saperlo perché non vivo in quel tempo lì, lo state vivendo voi questo tempo e voi avete deciso di aumentare l'IMU. Va bene? Mi sembra abbastanza... No, vabbè. Non puoi dire vabbè. No, guardate. Siamo qui, se dici le cose, le difendi. Scusate un attimo, adesso... Scusate un attimo, se no interrompo. Se no interrompo per 10 minuti, Interrompo per 10 minuti e andiamo a casa a mezzanotte. Allora, un attimo di calma, continui il suo discorso, consigliere Dus, ma deve essere un discorso fluido senza botta e risposta e prego i consiglieri che fanno botta e risposta non vengono sentiti a casa perché il microfono è spento. Continui. Sì, ma guardi, il mio discorso era molto fluido, è che è stato interrotto nella sua fluidità. Sì, ma continui pure. Il concetto era abbastanza semplice, gli ho detto. Noi, come ha detto giustamente il consigliere, abbiamo aumentato l'IMU? No,
Non l'abbiamo fatto. C'era scritto che per vincolare quel bilancio là avremmo in previsione aumentato l'IMU. È stato fatto? No, non è stato fatto. Ma perché non ci è stata data la possibilità? Sì, assolutamente, abbiamo perso le elezioni, non abbiamo aumentato l'IMU. Abbiamo perso le elezioni e non abbiamo aumentato l'IMU. Sono due cose... Basta, guardi che... No, non Allora, che metti la pira solo a niente. cortesemente, Ti sto dicendo, non sei stato parliamo tu a fuori tirare fuori questo argomento. Benissimo, avrò tutto il diritto di poter rispondere Allora- a questa cosa. Sì, ho tutto il diritto di poter rispondere a Allora, questa togliamo la parola, interrompo 5 minuti, basta. Interrompiamo 5 minuti. Sì. Basta. Per cortesia. a spalle. Allora, ricominciamo. Forza. Per cortesia ci sediamo? Forza. Allora, chiedo cortesemente ai consiglieri di non parlare fuori microfono. Ho chiesto ai capogruppi di darmi una mano
a gestire questa situazione qua e quindi per cortesia cerchiamo di contenerci. Prenotazioni, avanti. Secondo intervento per consigliere Donon. Chiedo scusa per la foga, però quando non riesco a fare in modo che pacificamente si comprenda quello che sto dicendo, a volte mi altero. Facciamo gli La domanda è questa. Qualcuno di voi si ricorda chi ha approvato il bilancio di previsione 2014, quando è stato approvato? Qualcuno se lo ricorda? 2014, forse la dottoressa se lo ricorda, amministrazione da Re, quando è stato approvato? Forse luglio, non mi ricordo più, 2019, quindi è stato approvato dall'amministrazione nuova. Cioè io ho approvato il preventivo che avrebbe dovuto approvare la precedente amministrazione che per vari motivi non ha fatto. Caro collega Rasera, la mia amministrazione l'ha approvato nella seconda metà dell'anno. Allora, se avessi voluto fare il furbo, come forse qualcuno avrebbe avuto piacere, a lei, ahimè, sarebbe mancato l'intervento che ha fatto stasera, che ha replicato stasera, ma mi sarebbe bastato fare come amministrazione esattamente come aveva fatto l'amministrazione precedente, cioè non approvare il preventivo, mentre noi l'abbiamo approvato, se non ricordo male, febbraio o marzo del 2019. Se avessi tergiversato sarei arrivato a votazioni senza proporre, fra virgolette, non nell'annuale, nel pluriennale, perché? Perché dovevo far fronte anche ai derivati che io non avevo fatto e che come ogni amministrazione si prende oneri e onori di quello che arriva, sarebbe stato sufficiente non approvare il preventivo, per cui lei sarebbe stato zittito, non sarebbe riuscito a fare nessun intervento stasera. Chiaro? Solo che noi responsabilmente, come amministratori, non abbiamo fatto finta di niente, non abbiamo detto approverà qualcun altro, ci siamo presi la responsabilità, sapendo anche i rischi, tant'è vero che li abbiamo pagati perdendo le votazioni, ci siamo presi i rischi però seriamente, come seri amministratori, e abbiamo approvato il nostro bilancio preventivo. Non si parla fuori microfono. Abbiamo approvato Silenzio. il bilancio preventivo, punto. È questione di serietà. Grazie consigliere Tonon. Consigliere Da Re, prego. Allora, io non capisco la foga, non mi sento preso in mezzo a questa diatriba, però insomma non siamo stati seri ad approvare il bilancio. Mi pare che anche in quei periodi ci fosse anche dei problemi di bilancio per tutti. Comunque ci siamo sempre presi le nostre responsabilità e quando lei ha detto avete fatto 5 scuole e non ne abbiamo fatto niente, no. Cortesemente adesso lasciate finire l'intervento al consigliere che parla. Hai detto, basta. Noi abbiamo messo a norma 5 scuole, voi non ne avete fatto neanche una. Abbiamo fatto qualcos'altro, probabilmente, perché replico a qualcosa che ha detto lei, la vedo particolarmente... Comunque scusate un attimo, adesso un attimo consigliere Da Re, mi scusi. Allora, non siamo qua per dire noi abbiamo fatto questo, noi no, abbiamo fatto quest'altro, no, noi abbiamo, come i bambini dell'asilo. O qualcuno fa un ragionamento logico dall'inizio alla fine senza dire noi abbiamo fatto questo, oppure io chiudo il microfono. Prego consigliere Da Re, mi scusi se l'ho interrotta. Allora, avete fatto le scuole e nessuno dice che non le avete fatte, qualcun altro ha fatto, secondo la logica o il programma o le opportunità, ha fatto qualcos'altro, dalla caserma dei vigili, dalla caserma della Guardia di Finanza, il museo della battaglia, la bretella la famosa bretella infame che è sempre stata contestata in questo Consiglio Comunale. Ci sono state altre opere, ma ogni amministrazione fa. E dopo, in base alle esigenze economiche, tutti fanno il proprio bilancio e adattano il proprio bilancio.
C'è stato un periodo che nei nostri comuni abbiamo fatto il bilancio, mi corregga la dottoressa, per 12esimi. Si andava avanti anche a mesi in tanti comuni, perché le risorse erano quelle che erano. Adesso abbiamo questi soldi che arrivano, che piovono, non so, da sta Europa, cerchiamo di investirli, di fare, anche perché sono soldi che comunque dovranno essere restituiti. Dopo ogni amministrazione fa nel suo bilancio e nel suo programma, fa le proprie considerazioni e opere, però adesso voi avete approvato il nostro bilancio, chi vince le elezioni, approvato o non approvato, lo adatta a quelle che sono le proprie intenzioni. Ogni amministrazione, la mia, la sua, l'ha fatta, e anche magari non d'accordo, ma in maggioranza si vota, in minoranza si contesta. Grazie consigliere D'Arè. Se ci sono altri interventi. Non vedo altri interventi. Dichiarazione di voto. Forza. 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Passiamo in votazione. Allora, per la delibera in oggetto, bilancio di previsione 2022-2024, terza variazione, favorevoli? 10. Contrari? 5. Astenuti? 0. La delibera approvata con favorevoli 10, contrari 5, astenuti 0. Votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli? Sempre 10, contrari 5, astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. C'era il vice sindaco che voleva fare 2 parole relativamente al saluto della dottoressa. Grazie, avevo promesso alla dottoressa Alvassore che non avrei detto niente, infatti tanto poi si arrabbierà con me ancora una settimana, quindi allora no, come sapete la dottoressa Alvassore ha scelto una nuova opportunità lavorativa dopo 22 anni, giusto? Magari sembrerà ieri che arrivavi per la prima volta qui. Quindi per noi è difficile pensare che lunedì prossimo, almeno io arriverò in municipio e non troverò più Giorgia, perché adesso la chiamo Giorgia se permettete, seduta sulla scrivania là a sinistra, che già inizia a brontolare appena mi vede, come brontolava con l'amministrazione Tonon, D'Arè, eccetera. Ecco. E quindi lascerà un grande ricordo di lei e personalmente posso dire che quando entravo in quegli uffici mi sembrava entrare in una famiglia con un gruppo compatto, e anche in questi 2 anni di avversità, diciamo, è riuscito a rimanerlo e non ha mai perso la grinta e il sorriso. Io la devo solo ringraziare per il suo lavoro, per l'efficienza, la disponibilità, la professionalità, le importanti competenze che comunque hai messo a disposizione di questo ente per tutti questi anni, e anche, e non ultimo, per il valore umano della persona. Quindi un grosso in bocca al lupo per la tua nuova avventura lavorativa. Ti auguriamo tutti noi grandi soddisfazioni. Pensaci mentre sarai in autostrada, partirai dal Sole di Ceneda, andrai verso la nebbia di Villorba, ma va bene, e comunque ci mancherai. Grazie Giorgia. Grazie. Prego. Solo velocemente, saluto tutti. So che dopo stasera potrebbe sembrare non vero, ma mi mancherete, quindi è chiaro che, come dice l'assessore, 22 anni sono tanti.
Sono stati comunque anni diversi, con diverse amministrazioni, con diverse persone. Sono stati anni comunque che mi hanno cambiata e formata sia personalmente che professionalmente. E di questo sono contenta della persona che sono oggi, anche grazie al lavoro fatto insieme a voi. Niente, l'opportunità che ho, che quasi per sbaglio devo dire, mi è capitata, è un'opportunità nella quale credo molto e spero di affrontarla nei migliori dei modi. Grazie a voi. Grazie, dottoressa Evassore. Bene, passiamo all'ultima proposta di delibera. Variante urbanistica per la riclassificazione del complesso produttivo Le Colonie o Le Colonie Resort. Quindi lascio la parola all'assessore, all'ingegner Curti per illustrare la proposta di delibera. Prego, ingegnere. Questa è una pratica che nasce un po' di tempo fa, nasce con una precedente legge sul turismo, che era la legge 33 del 2002, che consentiva in zona agricola di realizzare le cosiddette country house, che sono cosa diversa dall'agriturismo, sono cosa diversa da un'attività ricettiva vera e propria intesa come albergo, ma davano la possibilità ai proprietari di fabbricati in zona agricola di poter avere fino a 6 camere da letto e un'attività di ristorazione fino a 30 coperti. Quindi viene realizzato questo intervento. Negli anni poi viene arricchita la country house, cosa che era possibile fare con una serie di attività accessorie. I titolari si rendono però conto a un certo punto che le 6 camere non riescono a garantire una corretta redditività dell'investimento fatto e chiedono di passare a un numero maggiore di camere, e questo viene denegato perché avevano raggiunto la capacità massima possibile per quel tipo di struttura. Nel frattempo, 9 anni fa, cambia comunque la legge sul turismo. Oggi la country house non è più prevista, però questa era già autorizzata e quindi continuava a vivere con le norme della precedente. Quello che viene chiesto all'incirca 2 anni fa è di poter trasformare quindi la country house in un'attività ricettiva albergo a tutti gli effetti. Questo viene chiesto a parità di volume esistente, cioè la ditta non chiede di aumentare di 1 centimetro cubo quello che ha già costruito, chiede di modificare le previsioni urbanistiche per la sua proprietà, cosa che è possibile in virtù di 2 norme, del DPR 160 del 2010 e della legge regionale 55 del 2012, che consente per tutte le attività produttive, eccezione fatta per il commercio per quanto riguarda le grandi strutture di vendita, ma per tutte le altre attività produttive, dove per produttivo non significa uno che produce, ma significa anche attività di servizi, quale può essere un'attività alberghiera, di godere di una particolare percorso, procedura di variante urbanistica laddove il piano regolatore non individui aree idonee all'attività. Ora, il fatto che il piano regolatore non individui aree idonee non significa che in tutto il territorio del comune di Vittorio Veneto non c'è un'area dove questo poteva insediarsi, ma avendo questo un'attività già esistente, l'idoneità dell'area è data anche dal fatto che per insediarsi in una zona diversa avrebbe dovuto chiudere, rinunciare a tutto l'investimento già fatto, partendo da zero, probabilmente in un posto peraltro non altrettanto ameno
quanto quello in cui viene fatto questo intervento. Quindi viene fatta la richiesta di attivare lo sportello unico invariante, ripeto, senza la creazione di 1 centimetro cubo, ma trasformando quella parte di locali accessori, in quanto costituivano la spa, le sale per i massaggi e così via, in camere, in ulteriori camere da letto. La procedura ha avuto il suo corso, si è conclusa l'istruttoria con una conferenza di servizi dove sono stati acquisiti i pareri della provincia, del Genio Civile e dell'ULS. La conclusione positiva della conferenza dei servizi, sempre ai sensi dell'articolo 4 della legge 55, costituisce adozione di varianti urbanistiche, quindi come per qualsiasi variante urbanistica questa proposta è stata depositata per 10 giorni, nei 20 giorni successivi è stato possibile presentare le osservazioni, è stata sottoposta alla procedura di VAS, procedura che si è conclusa di recente e quindi adesso si sottopone all'esame del Consiglio per la fase di approvazione. Volevo solo evidenziare una cosa, che queste pratiche nascono come pratiche edilizie. L'istruttoria che fa l'ufficio non è un'istruttoria urbanistica perché nascono come richiesta di permesso di costruire, anche perché è evidente che se ci viene chiesta una variante non sono compatibili con la destinazione di zona. Per cui l'istruttoria nostra, come ufficio, è stata un'istruttoria di tipo edilizio, verificando che ci fossero tutti i requisiti igienico-sanitari e quant'altro richiesti per il tipo di edificio che ci veniva prospettato, edificio, ripeto per l'ennesima volta, comunque esistente. Si esprime sulla parte urbanistica, anche se anche questa è un'imprecisione della provincia, nel senso che la provincia si limita a dire che ci dà mandato di prenderne atto nel piano regolatore. Le varianti con questa procedura sono tra le pochissime concesse ai comuni non dotati di PAT come il nostro, quindi questo è un po' tutto l'iter di questa pratica. Nei 20 giorni sono pervenute 2 osservazioni. Una prima osservazione proprio dai titolari che ci chiedono di inserire nel PRG l'ambito di variante, e diciamo che è forse anche superfluo perché di fatto nel momento in cui il progetto viene approvato dal Consiglio Comunale, gli uffici adeguano il piano regolatore inserendo questa previsione, quindi questa zona che era una zona E diventerà una zona D6 turistico-ricettiva e sarà perimetrata e individuata come D6 a seguito di sportello unico, quindi viene precisamente individuata. La seconda parte dell'osservazione chiede che non venga fatto riferimento al numero delle camere, in quanto non rilevanti per la destinazione alberghiera, ma è un'osservazione direi quasi priva di contenuto, nel senso che non è che ce li siamo inventati noi, in tutta la documentazione è scritto quante camere vengono realizzate. Importante è che nel momento in cui viene approvata la variante non hanno possibilità di ampliamento. Un eventuale ampliamento della struttura dovrà passare per un'ulteriore variante, perché quando noi abbiamo fatto, e qua correggo un'imprecisione che ho detto, la nostra istruttoria, è vero che abbiamo fatto un'istruttoria sotto il profilo edilizio, sotto il profilo urbanistico cosa abbiamo fatto? Abbiamo esaminato il progetto nel suo complesso, il progetto è di un certo numero di metri cubi, quindi l'area che viene trasformata da agricola in D6 è esattamente quella che sottende quei metri cubi. Pertanto non c'è, domani mi chiedono un ampliamento, se domani mi chiedono un ampliamento dobbiamo rifare tutta la procedura. Si riparte con un'ulteriore variante. La seconda osservazione pervenuta invece chiede di non approvare la variante, portando a motivazione una serie di
scusate il bisticcio di parole, motivi non propriamente corretti sotto il profilo giuridico e dell'applicazione di questa norma, che ripeto è la 55 del 2012 come legge regionale, è il DPR 160 del 2010, ma in realtà questo DPR ricopia un precedente DPR del 98, il 447, quindi è anche una procedura, direi, che è consolidata, visto che ha quasi 25 anni. La proposta dell'ufficio tecnica e, visti tutti i pareri acquisiti, visto il parere della Commissione VAS, è chiaramente favorevole. Dopodiché il Consiglio Comunale è sempre padrone per quanto riguarda le scelte urbanistiche e quindi di sviluppo e gestione del territorio. Pertanto noi abbiamo tecnicamente adottato la variante, sta al Consiglio valutare e decidere se approvarla o meno. In questo caso però, essendo varianti puntuali, l'eventuale parere contrario va motivato, diversamente da quello che succede nelle varianti generali o che comunque riguardano parti di territorio. Nel caso di varianti puntuali va comunque motivato, questo perché dal 98 il legislatore ha scelto di dare questa via preferenziale agli imprenditori di poter adeguare le loro strutture, qualsiasi esse siano, potrebbe essere il capannone artigianale in zona agricola, in questo caso è la country house che diventa albergo, e quindi di poter avere questa facilitazione nello sviluppo della propria attività. Grazie Ingegner Curti. Apriamo la discussione. Un chiarimento, prego. Sull'osservazione presentata dal richiedente, si chiede in sostanza, adesso io purtroppo ho lasciato le carte a casa, ma se lei avesse qua la richiesta delle osservazioni, le controriduzioni e l'allegato, perché non ce l'ha neanche lei, benissimo. Se sono gli atti, no? Esatto. Allora, diciamo, nella osservazione del privato si parla appunto di due cose: del numero delle camere, che abbiamo detto sono 9 e non si discute, non si è inutile. E poi l'altro discorso invece è l'area che il richiedente chiede di delimitare come area soggetta al SUAP, e nell'allegato 8, mi sembra di ricordare, praticamente ci sono due aree, quella strettamente legata al fabbricato di 4.000, probabilmente di 3.000 metri quadri, che è l'area che deve essere vincolata per coprire l'indice di edificabilità di quell'otto, che sono alla fine sono 4.500 cubi, non sono una cosa piccola, ecco. Sì, sono tutti esistenti, certo, però diciamo, per dare anche l'entità, diciamo, i cubi che dovevano essere costruiti in area Borca erano 5.000. Siamo su quei valori là. Ecco, no, in pratica lui chiede lo riporta anche nell'allegato alla sua osservazione, riporta una superficie più grande. Cioè io, per evitare qualsiasi discussione, direi di dire che non approviamo questa sua richiesta, nel senso che l'area della SUAP è quell'area che è attorno ai fabbricati di 3.000 metri quadri circa. Quell'area segnata in rosso, purtroppo non ho qui le carte, maledizione, quella non c'entra. Quindi la mia proposta sarebbe quella di dire no alla richiesta fatta dal privato su tutte e due le domande. Poi, se questa cosa passa, dal mio punto di vista la richiesta può essere anche, cioè la variante può anche essere approvata, con alcune osservazioni che magari poi facciamo, ecco. Però chiederei su questo aspetto di darmi una risposta precisa. Un'altra richiesta, prego. Completamente tecnica, volevo chiedere se questa riclassificazione può avvenire anche in fase di approvazione del PAT. Prego, ingegnere. Allora, innanzitutto mi sono dimenticata di dirlo prima, vi chiedo scusa di non aver proiettato nulla, ma purtroppo il portatile che di solito uso non era disponibile, il mio non è compatibile con questo sistema e quindi avevo cercato
Sì, prima di salire, ma mi sono ritrovata senza il computer, che forse ci rendeva più semplice. Allora, il numero di camere comunque è ininfluente, nel senso che quello che a noi interessa è il volume, come giustamente lei osservava, esistente. Se poi decido di fare tutte suite o decido di fare camere da 14 metri quadri, quello è il volume e da là. Sì. No, ma non è vincolante il numero delle camere, perché nella zona turistico-ricettiva noi non abbiamo un parametro abbiamo dei parametri di legge sulle dimensioni minime delle camere, dopodiché uno può decidere di farla leggermente più grande, non più piccola chiaramente, molto più grande, a seconda del tipo di servizio che vuole fornire valuterà la dimensione e il numero delle camere. Non è vincolante. Quello che è vincolante invece è la seconda parte, l'area che noi andiamo a trasformare, che come dicevo prima è esattamente ed esclusivamente quella che supporta il fabbricato esistente. Quindi un eventuale ampliamento non ci sta. Questa è... No, assolutamente. Scusi, no, scusate un attimo. Sì, queste cose non sono state discusse in commissione? Non c'ero purtroppo in commissione, c'era la collega. Allora, guardi, faccia le domande, tutte le domande, apriamo il microfono, faccia le domande che desideri. Però sulla questione allora dopo facciamo la discussione. Perché lei ha sollevato il problema delle commissioni. Se le commissioni le facciamo una alle 5:30 e una alle 6:15, vabbè, ma quello ne parleremo per le commissioni. Non c'era, quindi le domande è ovvio che si fanno qua, però andrebbero smarcate prima in commissione le domande. Ma se in commissione non si possono smarcare, capisco. Ok, capisco. Sì, stavo prendendomi, scusate, la proposta di controdeduzione dove l'architetto Scaletta, ma comunque l'abbiamo condivisa, cioè non è che l'architetto Scaletta lavori, io non so cosa faccia, ci mancherebbe, propone come controdeduzione la definizione del perimetro invariante, è stata comunque avanzata dalla ditta medesima, in quanto noi abbiamo chiesto che tra la documentazione di progetto ci fosse esattamente l'individuazione dell'area, come dicevo prima, con la trasmissione della tavola 8 che fa parte integrante e sostanziale della proposta del SUAP, quindi quella è l'area. L'ulteriore perimetrazione dell'ambito interessato dal SUAP, come proposto dall'osservazione, non rileva alcuna valenza urbanistica e quindi non viene assolutamente riportato nel piano regolatore. Sì. Bene. Per quanto attiene il numero di stanze, sono state richiamate in sede di conferenza dei servizi, chiaramente facendo un'istruttoria, lo riportiamo, in quanto facenti parte della documentazione presentata necessaria ai fini istruttori. Il riferimento al numero di camere, pertanto, è dedotto dalla documentazione inoltrata e non si ritiene pertinente la richiesta di non farne riferimento. Non mi ricordo se sono 9 o sì. 9. Comunque. Consigliere Dus? Sì. No, c'era un'ultima, scusate, domanda sul discorso se si poteva rinviare questa variante in fase di PAT. Cioè, sì. Beh, detto che il PAT non zonizza, quindi non sarebbe stata con il PAT ma con il successivo PI, per poterla inserire nel successivo PI bisogna che il PAT individui questa come un'area di espansione, andando ad utilizzare parte di quei famosi 14 ettari scarsi che il Comune di Vittorio Veneto ha a disposizione. Mentre lo sportello unico al momento è in studio una variante alla norma, però al momento, questa è la norma che noi applichiamo, non consuma suolo, cioè non consuma il tesoretto dei 14 ettari. Consigliere Dus, prego. Sì, non ho capito bene il passaggio che non ha valenza urbanistica, il cambio di destinazione d'uso. Il primo punto dell'osservazione, lei ha parlato appunto che non ha rilevanza urbanistica. Ecco, su questa cosa qui vorrei un chiarimento. Ok.
No, prego. Sì, forse mi sono spiegata male. Allora, la ditta all'inizio, quando aveva presentato, chiaramente aveva perimetrato tutta la proprietà. Ok. E noi gli abbiamo detto no, non funziona così, devi perimetrare esattamente l'area attorno al fabbricato, perché è di quello che stiamo parlando, con una superficie tale per cui quando io applico l'indice della zona di 6 ti dà esattamente il fabbricato che hai. Loro nell'osservazione hanno riportato questa perimetrazione, poi ne hanno riportato un'altra più vasta. Noi diciamo che la seconda non ha rilevanza urbanistica, rileva esclusivamente quella esatta che è riportata peraltro nelle tavole allegate al progetto. Quindi non so se sono riuscita a spiegarmi. Nel senso che non condivido la terminologia, nel senso che viene detto non ha rilevanza urbanistica, ma in realtà c'è la rilevanza urbanistica e il problema è che non ci deve essere quell'area lì, che è una cosa diversa. Cioè, quell'area lì deve mantenere... non so se Siamo d'accordo? Sì, no. Cioè, quindi lo rispingiamo questa cosa qui, questo sto dicendo. Sì, noi accogliamo, cioè di fatto è un'osservazione che non serve, perché l'area che si può trasformare è esattamente quella che già trasformiamo, l'altra non la prendiamo... No, ho capito cosa vuol dire, non la prendiamo in considerazione. Sì. Consigliere Balliana, Sì, prego. io volevo chiedere un'informazione rispetto alle attività accessorie, cioè praticamente l'utilizzo adesso, diciamo che la cubatura che viene sfruttata è quella che attualmente rientra all'interno, ci sono le attività accessorie tipo le spa, questa cosa qua. Però quello che mi chiedo, una volta definita la cubatura come destinataria appunto destinata alle camere, non è che loro avranno bisogno, chiedo, di altre attività accessorie, cioè voglio dire, e quindi in questo caso se dovessero avere necessità di fabbricare, di costruire altra cubatura, al fine non di camere, ma bensì di attività, ripeto, accessorie, se è il termine giusto, cioè, dobbiamo fare un'altra variante o va di default perché le attività accessorie non rientrano nelle varianti? Ha capito quello che voglio dire? Ecco, sì, se mi sono spiegata bene. E intanto, ecco, perfetto, questo, grazie. Allora, forse ho usato anch'io un termine improprio, cioè attività accessorie in quanto un conto è la camera, un conto è la spa è a corredo di quelli che sono i servizi che offre l'albergo, però non è il ripostiglio o il volume tecnico che non fa volume come se fa volume. Certo. Quindi se una volta che hanno fatto le 9 camere si accorgono che serve una spa più grande devono rifare tutta la procedura sempre arrivando che alla fine sarà il Consiglio a decidere se approvarla o meno. Quindi qualsiasi cosa che richieda volume urbanistico va in variante. Potrebbe non andare in variante la centrale termica, ecco, vabbè, solo quella. Okay. Cioè soltanto i volumi strettamente tecnologici. Okay. Ma una spa o la sala massaggi sono accessori in quanto a servizio dell'albergo, ma non sono intesi come volumi tecnologici che non fanno, urbanisticamente ci stanno tutti. Grazie. Consigliere Gomiero. Buonasera, per chiarire un attimo in commissione, Tonon era là, ne avevamo parlato, praticamente c'è un volume attuale, 1500 metri quadri che occupa l'area. L'ufficio ha riperimetrato circa 3.000 metri quadri che fanno parte di quell'area, che sono i parcheggi e tutti i servizi attorno che non sono fabbricabili, e invece la seconda osservazione non è pertinente, volevano riperimetrare tutta l'area, quindi rimane solo un'area di servizio per avere accesso
all'immobile, ma non riperimetrare completamente tutta l'area di quell'immobile là. Questo è anche nei disegni qua, se non ci avete. Cioè le vie di accesso, l'accesso alla piscina, tutta quella roba lì, sono circa 3.000 metri quadri che fanno parte di quell'ambito là, che non hanno un volume edificabile, ma sono pertinenti a quell'area, il resto rimane tutto agricolo, ok? Sì. No, beh, lei era là a lato, c'era... Allora, c'è scritto qua sul verbale, allora guardate. Il consigliere ha finito? Sì. Consigliere Tonon. Una domanda all'ingegnere. Allora, quello che viene perimetrato non è solo, da quello che ha detto il consigliere Gomiero, il volume edilizio, ma è anche quello dei servizi, giusto? Di accesso. Sì, anche quello dei servizi. Quindi quella diventa area, secondo la proposta, area D, non più E. D6. Qualora con il PAT successivo PI si stabilisse, è un'ipotesi quella che faccio, che chi ha un volume, o meglio, che l'area D6 può avere una certa cubatura metro cubo per metro quadro e in base alla, ripeto, è un'ipotesi accademica quella che faccio, e questo sito potesse di conseguenza, fra 1, 2, 3 anni, quel che sarà, avere a disposizione ulteriore cubatura rispetto a quella esistente, col PAT ovviamente e P, potrà ampliarsi. Giusto? Cioè, tanto per essere chiari, abbiamo detto che ci sono, mi pare, 4.500 metri cubi. L'area che viene perimetrata è quella della costruzione edilizia più le strade di accesso, eccetera. 3.000 metri quadri, ho capito. Oggi sì, 3.000 metri quadri. Poniamo che l'indice della D6 sia, anziché 1,5, sia 2. Vuol dire che fra 2, 3, 5, quel che le anni, la ditta avrà rebus sixtantibus a disposizione altri 1.500 metri cubi. O no? Punto di domanda. Grazie. Dipende. Dipende nel senso che uno, come dicevo prima, questo tipo di varianti comunque noi li individuiamo, cioè non è D6 generica, è D6 a seguito di sportello unico, quindi ha un suo nome e cognome. E quindi anche in fase di P sarà il Consiglio Comunale che quando deciderà che nelle D6 l'indice è 2, in questa rimane invariato. Non siamo obbligati, se nelle D6 generiche ampliamo l'indice, applicarlo anche a questa, proprio perché nasce con una procedura straordinaria. Quindi, se mai dovesse essere, proprio per fare dell'accademia, il Consiglio Comunale potrebbe dire, benissimo, le D6 in centro città hanno un volume, un indice importante, però quella che è in una zona amena, in mezzo ai vigneti, ai boschi e quant'altro, mantiene l'indice per il quale è stata approvata la variante ai sensi dello sportello unico. Questa è proprio una scelta di pianificazione. Consigliere, Ingegnere, una domanda. Quella lì è in zona, un core zone, in piena zona usenesco? Che indici ha di edificabilità quella zona là? 0, quindi anche se lì riperimetriamo l'area attorno, quei volumi là sono e quelli là rimangono? Sì. Ma con le P dopo vincoli quelle zone lì, che non è che tutti possono raddoppiare la cubatura che hanno. Secondo me chi ha un po' di buon senso, visto che non abbiamo enormi volumi, non andremo sicuramente a raddoppiare là, chi sarà, se hanno buon senso, visto che prima abbiamo cercato di avere del buon senso, adesso te lo dico io il buon senso. Vediamo di avere il buon senso. Già gli abbiamo fatto sto piacere, se lo facciamo, se viene votato, se vuole andare avanti, perché sennò con 6 camere può chiudere domani mattina. Ah, non è vero? Vabbè, non lo so.
Beh, una struttura. Vabbè, se non ha problemi sono affari suoi, l'attività deve stare in piedi. Evitiamo Grazie. di fare volta e risposta. Ok. Ci sono altre osservazioni? Grazie. Se non ci sono, non vedo altre prenotazioni. Allora, passiamo alla votazione delle osservazioni e l'accettazione della controdeduzione. Osservazione di Natalino Mazzer. Allora, si accoglie la prima parte, che è questa. Per quanto riguarda di competenza la prima parte dell'osservazione, è di fatto accolta in quanto il riferimento al SUAP viene attuato in sede di adeguamento al voto, e di respingere per la seconda parte l'osservazione non è pertinente in quanto si tratta di richiamare dati che sono stati presentati e si trovano agli atti, facendo quindi proprio il parere fatto dagli uffici in controdeduzione. Favorevoli? Anche la controdeduzione? No? È questa? È osservazione. Un attimo che leggiamo. Questa? Si richiede, oltre al cambio di zona... Ah, ecco qua, contenuto. L'osservazione a nome... Quella originale. Allora, l'osservazione. Si richiede... Oltre al cambio di ZDO evidenziato, l'inserimento del perimetro di SUAP coinvolto nell'ipotesi progettuale presentata e sottoposta, con parere favorevole, alla VTP, Valutazione Tecnica Provinciale, numero 4, del 29/9/2021. Questo al fine di dare completezza alle previsioni del progetto stesso, oltre di adeguarsi alla prassi urbanistico-amministrativa vigente. Si sottolinea che tale inserimento non cambia il contenuto e la forma del progetto valutato, che rimane immutato in tutti i suoi parametri urbanistico-edilizi, rendendo solo più esplicita l'origine della variante. Si richiede inoltre non venga fatto riferimento al numero delle camere, in quanto le stesse nella destinazione alberghiera non hanno rilevanza urbanistica. Per la seconda parte non è pertinente in quanto si tratta di richiamare dati che sono stati presentati e si trovano agli atti. Di fatto si tratta di accoglierla parzialmente, in poche parole. La proposta della controduzione è per l'accoglimento parziale, respingendo non accennare al numero delle stanze, mentre per l'altra parte si dice che la perimetrazione viene comunque fatta ai fini della variante. Questa è la controdeduzione presentata. Però per una maggiore chiarezza sarebbe meglio respingere anche la parte relativa all'ampliamento della zona, perché nelle carte che abbiamo agli atti appare una perimetrazione limitata e una più grande. Vai a spiegare che c'è scritto solo SUAP su una e l'altra. Cioè, a questo punto non capisco perché dobbiamo perimetrare tutta l'area. Perimetriamo solo l'area oggetto dell'intervento. È una questione di chiarezza, perché oggi ci siamo qua, tra 10 anni non inficia la richiesta. Cioè, alla fine il risultato sarà sempre quello, no? Cioè, oggetto della variante. Sembra che sia. La controdeduzione deve essere riformulata. Potremmo, non so, segretario, se è possibile riformulare, nel senso che sì, scusi che leggo quello che avevo scritto qua. Si propone di accogliere la prima parte dell'osservazione nella misura strettamente necessaria. No, accogliere quella richiesta lì, che voi dite non è accoglibile, perché l'area non ha senso. Sì, non ha senso, ma allora se non ha senso diciamoglielo, no?
è una richiesta fatta, cioè alla fine la variante può passare, almeno dal mio punto di vista, io la provo, però non capisco perché dobbiamo lasciare questa situazione di incertezza. Diciamo che non ha senso perimetrare l'area nella sua completezza, solo l'area oggetto dell'intervento, 3.000 metri quadri circa. Cosa che peraltro facciamo. Sì, cioè non è che non lo facciamo, quindi sì. Formalmente cambia tra l'accogliere parzialmente e respingere un'osservazione. Cioè, se quello che stanno proponendo in questo momento è di respingerla in toto. Sì, ma loro scrivono. Però è importante definirlo perché bisogna scriverlo sulla controdeduzione. Allora propongo di respingere l'osservazione in quanto non necessaria, perché l'attività di perimetrazione è comunque attività che viene fatta come, peraltro è anche come prescrizione della provincia, ma comunque come conclusione logica di tutto il procedimento, per quanto riguarda quindi la prima parte dell'osservazione, e la seconda parte perché non è pertinente. Si respinge. Sì. Allora, si propone di respingere le osservazioni, entrambe. Favorevoli? Unanimità. L'osservazione è respinta per la numero 1 di... Allora, favorevole alla controdeduzione. Numero 1, Natalino Lazzer. L'osservazione di Mario Darè. Allora, qua si vota il respingimento della richiesta dell'osservante di far respingere dal sindaco e dal presidente della provincia la determinazione dirigenziale non risulta pertinente né rispetto al procedimento in corso che avrà conclusione con una deliberazione del Consiglio Comunale né in merito alle competenze. Quindi votiamo l'accoglimento della controdeduzione. Votiamo l'accoglimento della controdeduzione. Favorevoli? Controdeduzione. Per favore potete rivotare. Della controdeduzione. Sì. No. Allora, se si è d'accordo con la controdeduzione. Favorevoli, rialzate un attimo perché non erano tutti, mi pare. 13. Contrari? Nessuno, astenuti? 2.
2. Allora la controdeduzione è accettata. Adesso bisogna votare. Adesso votiamo la delibera. Allora, c'è qualche dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione della delibera. Alla delibera in oggetto, variante urbanistica, favorevoli? Sempre 13. Contrari? 0. Astenuti? 2. La delibera è approvata con favorevoli 13, contrari 0, astenuti 2. E qua non c'è l'immediata eseguibilità. Buonanotte.